E anche questa sera siamo in live. E anche questa sera, che è 17 marzo, una data molto particolare perché niente, ne parliamo dopo. Tanto già lo sapete di che dobbiamo parlare stasera. Peppe, benvenuto pure a te. Buonasera a tutti. Che sarà la guest star della serata perché stasera ricominciamo con un grande cliché. Ma perché grande cliché? Grande cliché del Claudio, ti sei visto la Formula 1? No, Ah, ragazzi, non so un tubo. No, ragazzi, non so una ceppa di Formula 1, come al solito. Però, la ma, guest star sei tu che invece te la sei vista. Ti sei svegliato alle 5, mi hai detto. ma quando mai? No, ma che dobbiamo parlare? Non c'è niente, non è successo niente. Sai quella Oddio, cosa? volevo dire non è valsa la pena svegliarmi, però per certi aspetti, diciamo, ci sono state un po' di delusioni, cioè ne potevo dormire, potevo stare più comodo, però niente, mi sono svegliato e ho fatto molto male. Potevi fare altre scelte nella tua vita. Vedi perché io non seguo la Formula 1? Vedi? Cioè, poi vi lamentate, no? Vi dite, no, ma Claudio, perché non segui la Formula 1? Ma perché mi devo intossicare pure io di questa maniera, no? Secondo voi? Per quale motivo? Eh, Non ha senso. Io stavo altro... pensando, vedete la mia piccola fill light, no? Stavo pensando di levarla da questo cavalletto, no? Vedete uno che deve fare, no? Di levarla da questo cavalletto e stavo valutando. Secondo voi se facessi la live così? Questo qui è tipo quando racconti durante i campeggi in mezzo alle montagne Wow, le wow, storie wow, wow, wow. dell'orrore. Allora, secondo me potrebbe stare bene così, serenamente. Vedi? Brava papà. Perché ce l'avevo qua sotto e veramente era Mm. antipatica. Non che sia molto differente, però messa lì, forse. Eccola qua, guarda, guarda, guarda. Vedi, dobbiamo gestirci anche lo studio qui. È importante questa cosa. Stai buona lì? Ok. Così ho un occhio ciecato da una e un occhio ciecato da un'altra, come al solito. Ma vediamo un poco. Ah, vedi, vedi, vedi. Vedo un po' di persone già collegate. C'è Flavio che dice buonasera, Cosimo Fante che dice ciao a tutti, Jim Brilliant che dice buonasera. Poi c'è Madalindri che dice sera ragazzi, stranamente non è arrivata la notifica della live. Male male questa cosa, bisogna verificare, poi vediamo. Poi questa sera si parla che Rolex ha perso lo sponsor. Poi sento del liquido o il sedile coperto di sarà acqua. Questa cosa allora, dovete sapere addirittura che una cosa su questo argomento l'ho mandata io a Peppe. Cioè, vi rendete conto di questa cosa? Io ho preso l'iniziativa e ho mandato a Peppe una cosa a tal proposito. Ho detto, Peppe, stasera per la live abbiamo del materiale. Poi, anche io in Poi, passato ho fatto questo errore. Di poi cosa? Flavio me ne ha mandata anche un'altra, eh. Ah, ok. Ah, sì, l'errore immagino sia quello di svegliarsi alle 5 e farsi intossicare. Poi, emblema della Ferrari di ieri. In effetti, se parliamo della gara delle Ferrari, ci sta tutta la lampada stile film dell'orrore. Effettivamente è vero. Pensandoci, sai la cosa? E adesso parliamo di Formula 1. Allora, perfetto. Ci vorrebbe, sai, quelle cose, non so, tipo i film di Kubrick da sotto. E così, sai, Quelle riprese qualche, particolari, sì. qualche musica particolare, qualche, sai, composizione graffiante, no? Sì, ok, vabbè, stiamo tirando questo pippone da qualche minuto. Ma a questo punto, Peppe. Vabbè, subito passare. Ma sì, secondo me, allora, aspetta, cari spettatori, quanto siete vogliosi, curiosi, interessati, non di parlare di Formula 1, no di parlare di bestemmiare di Formula 1? Perché tanto già ho capito che l'andazzo è quello, ok? Vabbè, magari non Cioè, sono tutti tifosi della Ferrari, eh. ok, giusto, onesto, va bene, va bene. Sono curioso allora di vedere, anzi di sapere come funziona. Che già con questa foto che mi hai, diciamo, che hai messo, ora non so che giro, che momento della No, gara sia, bla questa è bla la bla. partenza. Ah, vabbè, è una bomba. Va bene, allora Peppe, facciamo una bella cosa. Allora, parliamo della grande gara di Kimi, addirittura. Ah, Mm, Rolex non è più sponsor della Formula 1, dice Brilliant. Ui. Cioè, calma, Rolex non più sponsor della Formula 1 significa che è andato via un pezzo di storia.
Aspetta, Non lo aspetta. sapevo, sai questa cosa? Oh, Brilliant, raccontaci, narraci di questa cosa, perché è importante. Rolex non più sponsor della Formula 1 è un qualcosa che Mm, probabilmente ha fatto cadere mm. qualche testa, non lo so. Ci sarà stato probabilmente un conflitto di interessi, qualcosa, non avranno trovato un accordo, forse a causa sempre del concetto di Liberty Media, magari come sta portando avanti il circus della Formula 1. No, spiegaci un attimo questa cosa. Infatti c'è Madalindriga che chiede chi ha preso il suo posto. Mm. Chiaramente la domanda sorge spontanea. Nel frattempo che il Boom Brilliant magari ci narra questa cosa, basta guardare il via del giro di ricognizione non è più Rolex. Ma aspetta, è perché non hai visto il cartello di sponsorship o perché hai avuto notizia del fatto che Rolex non sia più sponsor della Formula 1? Domanda. Facciamo questa dovuta specifica per Però evitare magari di dare sai che effettivamente lui dice al posto del logo Rolex c'è il logo Louis Vuitton. Effettivamente Louis Vuitton ha fatto tanta pubblicità. al punto da prendersi la posizione storica di Rolex. Boh, io ho visto molte pubblicità di Louis Vuitton, addirittura hanno fatto una pubblicità dove si vede tutta la macchina e la ruota con tipo scanalate tipo le cose Louis Vuitton Ma dai! nella ruota. Che cosa pessima, che cosa veramente pessima. Vedi che i soldi e la pubblicità che cosa fanno arrivare? Mm? Vedi, vedi i soldi e la pubblicità che fanno arrivare, Eh, maledetti che non sono altro. Allora, Peppe, guarda, sai che ti dico? dimmi. Guarda, ah, mentre tu Eh, dialoghi, chiacchiere di Formula 1, io mi sono preparato un frullato. allora, E quindi un mm, sanissimo frullato di frutta. Sono allora, qui a intanto, mangiarlo mentre tu chiacchieri di Formula 1. Sono molto curioso. Vedi, mi siedo come uno spettatore, non ho i popcorn o qualcosa di più salutare e parlaci questa sera di come è andata questa ecatombe di questa Formula 1 di ieri. bene, bene, mo allora ne parliamo. Intanto, facciamo vedere la cosa che mi hai mandato, Mm, perché fa vediamo. capire un pochino quello che è successo in questa, diciamo, in questo weekend, perché Leclerc c'è una perdita di cosa? Ho il sedile pieno d'acqua, deve essere l'acqua. Non so se Leclerc Ah, abbia allora, fatto proprio quest'ultima cosa, fino a qui lo so, dice, questa aggiungiamola alle perle di saggezza. ma veramente lo scambio è stato questo? Allora, fino al box deve essere l'acqua, sì. Perché ha piovuto, allora tutto il weekend è stato segnato da rischio pioggia, pioggia non pioggia, quindi eh, diciamo la pioggia ne ha fatta la padrone, il che Ok, vabbè, vedo infatti anche dalla foto. si parla che forse ha condizionato strategie, cose, tantissimo. Ah, quindi G Brillante ci dice sì, l'ha detto veramente. Uh, ma questa cosa è meravigliosa! C'è una bomba lanciata al primo GP dell'anno, veramente una perla. Ah, sì, sì. Bellissimo, Ta- abbiamo cominciato col botto. Tanto che, allora, aspetta al volo proprio, Mm. vi faccio vedere in anteprima com'era l'abitacolo. Aspetta, Ma aspetta, stai preparando uno sfottò o stai preparando una cosa vera? no, no, non sfottò. Questo era Ma l'abitacolo di allora Leclerc. ecco perché questa cosa. Io l'avevo vista, ma non me la spiegavo. Beh, Allora tutto adesso trova una spiegazione, perché non mi riuscivo a capacitare di questa cosa. Dicevo, ma perché sta cosa là, quella paperella? Che cavolo vuol dire? E invece tutto adesso trova una spiegazione. Che meraviglia! Non ci posso credere. Cioè, ma come fanno? Mo, tornando al discorso che facciamo 2 settimane fa con Neri, no? Come fanno a togliere i team radio e farci perdere queste perle? ma se non Perché sbaglio, se, cioè,
Ci Sono delle sta perle. un'applicazione dove se ti abboni puoi sentire tutti i team radio live e tutte le cose. Vabbò. Eh, devono fa' soldi. Quello è spettacolo. Allora, in questa vita, se noi volessimo pagare Netflix, Spotify, l'abbonamento alle radio della Formula 1, che ne so, qualche altra cosa, cioè che cazzo volete da noi? Cioè, Peppe, io voglio specificare una cosa. Mh, Per i nostri spettatori, lo voglio specificare. Solo la sub al canale Test Driver Live è gratuita per chi ha l'abbonamento Amazon Prime. Vedi? esatto. Cioè, voi potete iscrivervi, subbare Test Driver Live gratuitamente con l'abbonamento Amazon Prime. Ricordatevi che lo fate una volta al mese, se non l'avete ancora fatto questo mese, siete in tempo mentre mangio il mio frullato. Ma Che il cosa? frullato si mangia o si beve? Dipende se lo fai col cucchiaio oppure se fai direttamente così. Questo è abbastanza denso, quindi vado di cucchiaino. E quindi stai mangiando. Sto mangiando il mio frullato, sì. No, comunque Prego, Peppe. il weekend, è iniziato, diciamo, allora c'erano tante aspettative, tanta curiosità. Ne abbiamo già parlato anche con Neri, no? Mh-mh. Il fatto che ci sono tanti rookie. D'altronde la cosa bella è stata che mentre facevano tipo un'intervista a tutti i rookie, è stato chiesto a Kimi Antonelli, secondo voi chi sarà il rookie più forte della stagione? E lui ha risposto Fernando Alonso. Ho detto, ma non è un rookie, è un rookie per la terza decade. Cioè, perché mo è il 21esimo anno, cioè il primo anno, capite, la terza decade che fa. Vabbè, ma è stato un genio, ma effettivamente no. Se lui è parte integrante di quella categoria, ma anche chi l'ha intervistato, che domanda è? Non ha senso come domanda, non trovi? No, probabilmente non era così precisa la domanda, anche perché la mia traduzione in inglese non è No, okay, spettacolare. okay. Però gli aveva detto Lasciamo il comunque beneficio chi del si dubbio. sente il rookie, che ne so, che farà meglio, non so, qualcosa così, come ve la sentite questa cosa? E loro, Kimi Antonelli ha fatto Fernando Alonso. Mh, mh, mh. Infatti, perché poi vedremo che questa qua è stata la gara del disastro dei rookie, compreso Fernando Bene, Alonso, bene. tra l'altro. Vai, Comunque, vai, mi sta incuriosendo sempre di più questa storia, ti giuro. sì, perché allora la storia dei disastri dei rookie inizia già con le prove libere. Non c'era ancora la pioggia quando ehm, praticamente alla LFP1 mi pare, cioè proprio le prime Mh-mh. prove libere, Birman fa già danni. Quindi Bello. Vai. subito arriva e fa danni. Poi rispondo pure a Gian perché dice l'unico che si è salvato è Antonelli. Antonelli è stato pure un po' fortunato. Ci arriviamo, ci arriviamo. Ma Birman non fece già danni l'anno scorso? Sì, mi Oltre a pare una di sì. discreta No, performance, se ricordo bene. se non sbaglio, allora lui aveva fatto una gara con Ferrari e poi mi pare qualcuna con la Haas, forse, non mi ricordo bene il dettaglio, però non so se fece proprio danni così. Quello che fece Mh, danni fu Kimi Antonelli che prese la macchina la Mercedes di Coda Monza, andò mh, dritto, mh, se ti ricordi, stava facendo un giro della Madonna, eh? andò dritto e andò contro le barriere, alla parabolica. Bravo. Comunque, Vabbè, fatto sta che Birme fa i primi danni, tanto che io durante a le Monza sono qualifiche... andato dritto alla prima chicane. Eh, eh? È Io a Monza sono vero. andato dritto alla prima chicane. Vabbè, però hai fatto meno danni. Vabbè, ho zigzagato tra i cartelli. No, no, lui invece è andato nella ghiaia. D'altronde c'era stata tutta la polemica, no, della ghiaia, no, che non rallentava bene, Ah, è tutto. vero, sì, me lo ricordo di quando hanno Mm. rifatto Monza, di tutta questa tarantella che c'è stata. È vero, è vero. Piano piano, vedi? Sto andando a togliere un po' di polvere da quel cassetto con la scritta F1 nella mia testa, Sì, no? che era stato Sto... chiuso fino a mo piano piano si sta riaprendo.
Ho detto, mo Sì, gli fai sì. prendere prima uno spiffero, piano piano Ma lo hai riprendi presente tutti. che devi dare quelle bottarelle perché sono incastrati dalla polvere, sai, pa, 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 e piano piano, tipo le porte. A proposito di film A- dell'horror. Aspetta, visto che stanno commentando il fatto di Kimi, Mm. anticipo solo una cosa della gara perché solitamente io vado sempre in modo molto lineare perché ha fatto Madeline in riga, ha detto Antonelli è stato fortunato, bravo Peppe, si è comportato bene perché non ha fatto cappellate e poi con la giostra della pioggia si è ritrovato avanti. Ma non Mm. solo questo, ricordate che in gara lui si è girato, ha toccato l'erba e si è girato, che poi c'era la via di fuga e quindi ok, si è fermato ed è rientrato in pista. Ma qualche Mm. dannino lo sta facendo pure lui. È stato un po' più Mm. fortunato rispetto agli altri che invece sono andati a finire a muro. Per Ma carità, nulla da togliere alla cosa, poi ne parliamo bene della prestazione di Antonelli, che comunque è stata ottima, incredibile. per un rookie. Mm? Aspetta, ah, perché mi ha mandato una cosa. Ah, ok, no, Comunque, mi è stato mandato una cosa in privato tra l'altro, le da voci che mi sono arrivate. Brillant. Ah, domanda è, si può vedere a questo Sì, 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 punto? sì, sì, assolutamente. Infatti, mo la mostro. Vai, 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 sono curioso, Ci vediamo che faceva c'ha. notare come guarda Eh? l'impressione, questo qua è dopo un incidente durante la gara, come sono basse rispetto alla medical car dell'Aston Martin. Ma che è una DBX? Forse sì, non lo so, sai il modello Perché il preciso. crossover, cioè il SUV. Sì, Cioè non arriva neanche alla linea di cintura. no, no, zero. Guarda, è bassissima. Immagina Che se ti valore. sfanala. Cioè, praticamente no, non ha bisogno di sfanalarti perché ti abbaglia sempre. Esatto, sì, 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 non può. Cioè, anzi, sai che no, forse addirittura sotto alla linea dei fari. Mm? Gli specchietti sono sotto alla linea dei fari. Ah, boh, sì, 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 per questo dico. Non ha bisogno di abbagliare. Geniale. Comunque è vero, ok, per carità, la prospettiva, tutto quello che volete, però è proprio strano. Vabbè, ma quello devi tenere, l'obiettivo è tenere il baricentro il più basso possibile. Vabbè, ormai. Ed è giustamente ciò che rincorrono tutti coi sub. Sì. Comunque, Birman fa qualche danno e infatti non riesce a fare la qualifica perché praticamente aveva il cambio rotto. Mm. Cioè il cambio non funzionava bene. Infatti, aspetta, voglio mostrare qualche immagine a volo. Allora, infatti, vediamo un attimo se ha funzionato. Sì, ha funzionato. Bene. Perché praticamente questi Oh, qua sono stati, per esempio, quelli che sono usciti in Q1. Possiamo vedere Birman mm, ventesimo perché lui entra in pista ed esce direttamente, dice no, c'è un problema al cambio, rientra e ciao. ok. Vediamo con l'asse in difficoltà Lawson. Lawson che l'hanno molto preso in giro che sostanzialmente lo vogliono molto accomunare a Perez. Dici, guarda, Verstappen, Lawson, però per carità, è giovane, può ancora Ok. fare risultati, vediamo un pochino. Mm. Comunque, Hülkenberg e Antonelli. Antonelli che diciamo non è stato proprio a non fare danni, perché seppur non ha fatto dei danni gravi, Ah? passando durante il Q1 su un cordolo ha rotto il fondo. Uh, E questo qua danni gravi una ceppa. no, probabilmente non erano enormi, però non gli ha permesso di fare un tempo da passare in Q2. Ah, perché giustamente non ha lavorato il fondo, cioè, o meglio, lavorava male il fondo. Eh, visto che le Mm, condizioni anche in qualifica erano sempre, oddio, mo piove, mo non piove, muoviamoci, facciamo questo, facciamo quell'altro, era un mm, po' mm, caotica la mm. situazione, c'era sempre la paura. Infatti si parlava addirittura che il Gran Premio potesse essere slittato di un'ora. Ma perché stava piovendo così tanto? Preve- si- ha piovuto tantissimo e poi comunque si prevedeva già che la domenica sarebbe arrivato proprio il putiferio. Ma aspetta, domanda, perché mi manca un tassello fondamentale. Dov'era? Australia.
Ah, ok, perfetto, va bene. No, e per questo ci siamo svegliati alle 5 di mattina per vedere. Infatti sì, avevo capito che era dall'altra parte del mondo, però poteva essere ovunque per quanto mi riguarda. D'altronde, mo, se non sbaglio, ci sta sicuramente Cina e poi, se non sbaglio, Suzuka. Ma dove? Cioè, o meglio, quando? E la settimana prossima. Ah, questo weekend. Sì, sì, poi prossima live parliamo ancora Ah, di Formula 1. sì, sì, sì. Prossima live si parla di nuovo di Formula 1. E vabbè, adesso è cominciato il campionato, d'altronde come ci fece vedere Neri e ne parlammo pure, è un campionato denso di, cioè in termini numerici, Sì, denso di appuntamenti. a voglia, sono 23-24 appuntamenti, tipo. Beh, Mi capite, metà metà, anno. una settimana su due. Eh, infatti per Ah, questo dicono che considerando magari la mo pausa estiva. anche ingegneri tecnici durano poco in Formula, relativamente poco in Formula 1 perché i ritmi sono proprio stressanti. No, non ce la fai, non ce la fai. Mhm. Beh, Brilland, non spoilerare. Mo' ci arriviamo alla gara. Ok. Guarda che belli, però è bellina sta organizzazione che... Sono fiero di me, non pensavo funzionasse. Vedete, vedete piano piano come Peppe si fa gli upgrade, no? Sì, Piano sì. piano, piano piano, piano piano. Comunque, praticamente questi qua sono quelli usciti in Q2. Vediamo Alonso e Stroll, Dohan, Bortoleto e Ajar. Spero di averlo pronunciato bene, non l'ho sentito abbastanza volte. Vabbè, diciamo che considerando che la Renault Kadjar, che si scrive identico al netto dell'H, si pronuncia così, Arjar penso che sia uguale. Lo prendiamo per buono. Comunque, praticamente questo qua è stata la griglia di partenza. Abbiamo Norris, Piastri primi, si vedeva... Domanda prima un attimo dal buon Brilliant. Mm, Ma Stroll, il padre paga ancora? secondo me tanto ancora. Tantissimo. Per carità, è andato bene Stroll, eh. Oh, ben venga alla fine. Cioè, No, no, deve essere sempre qualcuno è andato bene, pagante. anche perché adesso cioè, c'è Newey, Ah, è giusto, è vero, è vero. Adesso all'Aston c'è Newey. hai capito? Quindi la faccenda si fa interessante. Sì, Comunque, sì. sin all'inizio, durante... Allora, come dicevamo anche con Neri, le free practice ci hanno un po' illusi, perché la Ferrari andava fortissimo. Vabbè, ma quello sempre. La Ferrari andava fortissimo. E io gli ho detto, cominceremo a capire qualcosa in Q3. E neanche la Q3, perché già la gara sarà diversa. Mm. Infatti, delle voci, diciamo, narravano il fatto che la Ferrari avesse sacrificato la qualifica per alzare la macchina per avere un assetto da bagnato. Mm. Fatto sta che invece ha fatto abbastanza cagare anche col bagnato, quindi non lo so. Diciamolo proprio papale Olè. papale. Perché le qualifiche sono state senza acqua. Ok, Quindi che cosa succede? Allora, andiamo ad analizzare velocemente la cosa. Vediamo una Tsunoda che ok. non è stato chiamato in Red Bull, è stato chiamato Lawson e lui guarda lì è quinto. Infatti sì. Con la Ma cioè, perché, chiamiamola Racing Bull, la Visa ma Cash perché App Racing Bull. Tsunoda e Lawson si palleggiavano il sedile E allora diciamo che di Red Tsunoda Bull. sta nella Racing Bull da un pochino, quindi diciamo si prefigurava il fatto che potesse essere lui a fare il salto in Nella Red Bull. scuderia nella prima. Eh, non lo so, intanto vedi Lawson qua giù, Tsunoda qui sopra. Però è sempre la prima, è sempre il primo GP questo. Sì, Che per assolutamente, carità su assolutamente. punti, ok, per carità, come cioè, al solito, su punti, bene. Però, mm, No, ma quello, allora, quello sicuramente. Però, capito, Tsunoda ha fatto abbastanza bene. Stava per esempio con Ricciardo, stava sempre un pochino avanti a Ricciardo, ha sempre fatto le buone prove. Non lo so. Allora, poi ci ma sono delle Tsunoda cose io, politiche perché magari Tsunoda che potrebbe dare fastidio a un Verstappen. Boh, magari caratterialmente, lui se non sbaglio, Tsunoda aveva dei problemi un po' della gestione con la rabbia, infatti faceva delle terapie in merito.
Oh, addirittura. Eh sì, mi pare che sì. Cioè, nel senso, non è che Sì. spacca tutto e cose, però lui è sempre molto aggressivo pure nei team radio. Quindi Ma magari gli hanno detto, guarda, non è ancora pronto per la Red Bull, abbiamo bisogno di una certa immagine nel team principale. Non lo so. un paio di schiaffoni. Magari una questione di sponsor, come spesso è. Cioè, sono tutte ipotesi, Mm. capito? Beh, comunque Peppe, Mm? innanzitutto saluto Giulbist, che entra a gamba tesa col primo commento della Mm. serata, che è meraviglioso, e dice: Buonasera, dalla regia mi dicono che in Cina Ferrari sta pensando di correre con la F80. Bene. E tutto potrebbe darsi, in effetti. E FIA diretta della 499P, magari, non si sa che potrebbe avere almeno l'estro, capito? Un estro migliore. E poi Comunque, buonasera, Giulbist. ci stava pure il meme, tipo la Ferrari in Formula 1, la Ferrari nelle altre competizioni. Tipo c'era un dinosauro tutto scarabocchiato, e invece là c'era tipo un Mm. dinosauro tutto tipo un T-Rex super cattivo. Sì, 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 sì. Comunque Tsunoda, ma adesso a prescindere da tutto, perché poi vedo che anche Brilliant dice Tsunoda tanta roba sta migliorando, ma in realtà io, da ignorante in materia, come sapete, ne sento parlare spesso, cioè nel senso che seppur non ai massimi livelli e così via, vi sento spesso, o meglio, vi sentivo spesso parlare di Tsunoda, ora per una cosa, ora per un'altra. Sì, perché Quindi, diciamo tutto Tsunoda è quello sommato, che ha buoni risultati con la sua macchina, che è una macchina forse media, medio-bassa di livello. medio-bassa. Eh sì, perché è la seconda scuderia della Red Bull. Cioè Mm. comunque è media, cioè più di media non è. Ho Capito? capito, chiaro. Sono 10 team e sicuramente McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Vabbè, giustamente su prime forse, scuderie ci sta. forse Alpine pure sta un pochino sopra, dovrebbe stare almeno un pochino sopra, e Aston Martin, quindi già sono 6 squadre che dovrebbero stare al di sopra della Racing Bull. È chiaro, Capito? Per in questo ho quanto prime detto, squadre. comunque, diciamo una macchina media. Però Okay. è sempre stato lì, ha portato punti importanti, quindi è quello là che si difende bene. Mh. Molti immaginavamo che fosse già pronto per il salto alla Red Bull, ma a quanto pare no. No, evidentemente no. Ma chissà. Quindi Comunque, questa è la griglia di partenza. sì, sì, Norris e Piastri, ma in tutto questo in termini diciamo durante le qualifiche, Norris e Piastri hanno superiorità. diciamo non c'è stata storia oppure se la Al- sono giocata? allora, l'idea è quella che non c'era storia. Un Verstappen è riuscito a mettersi in un terzo posto, ma perché è lui che dà quel qualcosa in più alla macchina. È l'impressione, perché poi come fine anno scorso, Mh. la McLaren è la macchina a battere al momento. Ah, okay, okay, okay. Quindi che cosa succede? Verstappen, nonostante la macchina non performi bene, è lui che fa la differenza in macchina, Mh, Eh capito? beh, questo fa il manico, l'esperienza chiaramente. Sì, Quello allora che cerca poi perché d'altronde ogni team. quando vedi per esempio, allora almeno la cosa percepita all'esterno, c'è stato qualche errore di Verstappen. Mh, Però sembra sempre che perché è lui che deve portare oltre il limite la macchina, non sono errori. Sembra sempre che lui stia sempre al limite e qualche volta fa quello sgarro che tipo esce di traverso una curva. okay, ho capito che Mentre dici. invece gli altri, la cosa percepita soprattutto Eru che dice, ah ok, ha fatto lo sbaglio. Mh, Capito? sì, sì, ho E capito. la cosa che viene percepita almeno da me, e ho sentito pure qualcun altro, qualche commento, anche dai telecronisti, dire Verstappen non è che sbaglia, è che lui va così tanto sopra il limite che può fare l'errore. Che, ok, è uno sbaglio, però è per quella cosa che vai oltre i limiti della macchina, cerchi di tenere la macchina sempre oltre i limiti che lei ha. Chiaro, chiaro, chiaro. Eh sì, alla fine dai dopo ancora, prima o poi. Esatto, un Diciamo la piccolo... sbavatura, neanche l'errore va a questo eh. punto, la sbavatura ci esce.
Esatto, esatto. Ci sta, comprensibile come discorso, anche perché, ecco, è vero che il grande professionista è chiamato in causa a, Mh. diciamo, perseverare quanto più possibile in una forma perfetta, okay, nel senso che anche i giri sempre là a macchinetta, fare, dire, avere una guida sempre al limite, senza errori, però si è esseri umani, diciamo. La bravura sta nell'adattarsi, nel replicare, magari anche nel riprendersi da eventuali possibili errori, però se stai sempre al limite prima o poi succede. Statisticamente prima o poi succede qualcosa. Quindi ci sta che Ah, poi voglio dire, se errore, come un terzo in griglia, ma infatti cioè vedi, anche quindi Julbeast, leggo un attimo qualche commento. vai, 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 Julbeast, son curioso. leggo dall'ultimo ad andare indietro, non al contrario, come solitamente siamo soliti fare. Dice, anche qua, quando è arrivato lungo, aveva l'ABS al posto del piede, una sensibilità sopraffina, riferendosi a Mh. Verstappen. A proposito di traversi, poi voto 10 a Norris per il traversone mentre si difendeva da Verstappen. Comunque Verstappen davvero impressionante, sta facendo un miracolo. Adesso ci arriviamo a parlare più della gara, perché le qualifiche tanto bene o male ne abbiamo parlato. Salutiamo Delusione tra l'altro Ferrari. anche Chris Catelli. Mm? Salutiamo Chris Catelli che dice: "Buonasera", vabbè torno Eh dopo sì, quando finiamo di parlare di F1. Ciao Chris, buonasera. E quindi quindi adesso andiamo a vedere un attimo, perché facciamo un'analisi partendo dalla fine. mi piace questa cosa. Bello. Vedendo la griglia di partenza, facciamo un'analisi su quello che è successo, perché c'è stato un disastro rookie, perché veramente è iniziata la gara, pioggia, Mh. ci si aspettava addirittura che la potessero spostare di un'ora la partenza, no? Ah-ah. Poi, bene o male, la situazione è un pochino a retto, tanto che la cosa incredibile, pioggia tantissimo, ecco, le gomme wet non si usano, intermedie. Cioè, a questo punto che esistono a fare le wet? Ma L'avevamo già l'anno detto scorso l'anno qualche scorso, se volta ricordi. l'anno scorso esatto, qualche volta non ci trovammo a parlare del fatto che le wet erano perché ci dovevano essere, ma le intermedie potevano comunque sopperire quasi alla totalità dei casi nelle quali servivano delle gomme intagliate. Ma assolutamente, anche perché, cioè, metti le wet, è una condizione per le wet, visto che usi sempre le intermedie, in cui non corri, in Mh, cui non ti fanno correre, ma capito? quindi diciamo che questa sarebbe stata condizione da wet, effettive, wet pure. No, perché sono andati con le intermedie, quindi diciamo, non lo so, sai, perché tecnicamente l'anno scorso c'era la regola che se dovevi partire con le wet, se era dichiarato bagnata la partenza, poi potevi decidere. Di Però mo non mettere so com'è la eventualmente le situazione, intermedie. sai? Mh. A questo punto io chiedo anche ai nostri spettatori che hanno visto la gara, no, secondo voi questo a questo punto e vista questa Mm. considerazione sull'utilizzo delle wet e delle intermedie, voi pensate che questo fosse una situazione che richiedesse le wet nude e crude pure? Oppure sarebbero andati, diciamo, meno forte rispetto a come sono andati con le intermedie? No, probabilmente Domanda così. sarebbero andati meno forte. Comunque, Jules Beast ci alza una cosa perché dice: hanno cambiato le full weight, sono diverse quest'anno. Ah, okay, quindi Eh, diciamo potrebbe essere diverso dall'anno scorso. e d'altronde pare che abbiano cambiato anche un pochino tipo le pressioni di gonfiaggio e pare che uno dei problemi di Ferrari fosse proprio che non si adatta alle nuove pressioni di Pirelli. Mh. Comunque sono Che cambiate un magari po' di sono da cose. Mm? magari sono passati da 1,8 a 1,81 bar. Però a quei livelli fa differenza. Eh sì, vabbè, chiaro. Queste sono cose che poi vengono amplificate in modo quasi osceno, no, in Formula 1 perché, dal punto di vista tecnico, meccanico, ogni minima variazione ha una cassa di risonanza spaventosa. Intanto qua Quindi c'è Brilliant che vuole parlare di MotoGP, qua si parla di quattro ruote. no, mi dispiace. Motocast è un'altra cosa. Motocast è solo quando si deve parlare della TRK di Peppe. Esatto, bravo. Motocast diventa solo quando Peppe ci narra le sue dis trattino avventure con la TRK.
Saluto Ross23 che ci saluta, tra l'altro si è collegato anche lui e ci dice buonasera, ciao Ross, buonasera anche a te, ben trovato. Stiamo ovviamente parlando di Formula 1, visto che ieri c'è stato il primo appuntamento dell'anno Mhm. e quindi il buon Peppe ci stava narrando, anzi, Peppe stavi cominciando questa specie di racconto a ritroso, di questa analisi a ritroso, mi stava incuriosendo, vai, sono... Allora, perché c'è Vediamo. stata un po' di polemica su Ajar. Mm, Perché sostanzialmente lui è andato a finire a muro durante il giro di ricognizione. mm, E ovviamente, allora diciamo che, allora partiamo da un presupposto, questa gara è stata una grande prova per i rookie perché tu inizi, hai fatto pochissimi mm. giri con la macchina, non la conosci bene, sei passato magari da una Formula 2 a una Formula 1 che sono due pianeti completamente diversi e prendi che c'è? C'è pioggia, in alcuni Cominci con le momenti proprio condizioni torrenziali, più cioè avverse. roba che si sono trovati in pista a stare con le gomme d'asciutto, con una parte della pista completamente bagnata. Cioè, capito? È arrivata quella pioggia dove non è che piano piano è intensificato, cioè un attimo, un paio di curve le ha riempite di pioggia e sono E poi passati via. lì, c'è stato proprio il caos. Mm. Infatti, di per sé la gara, lo anticipiamo, è stata molto noiosa. Cioè, nei momenti, per esempio, all'inizio in cui ci sono state le safety car per degli incidenti e tutto, Mm. però non ci sono stati sorpassi, momenti emozionanti da questo punto di vista. Poi che è successo? Incidente di, poi vedremo, di Fernando Alonso Ah, e lì sono rientrati tutti. Hanno messo le gomme d'asciutto, tornato a piovere, un po' di incidenti, un po' di caos. Poi ti racconto quando parlo delle parti, quando parlerò di Piastri. mm, Ti parlerò principalmente di quando c'è stato il cambio poi da gomme da asciutto a di nuovo gomme da bagnato e poi è finita la gara. ok. Quindi sostanzialmente ci sono state più o meno tre fasi. Bagnato, gomme Mm. d'asciutto perché ormai sarà asciugata la cosa. Ha cominciato a piovere in una parte della pista, hanno dovuto rimettere le gomme da bagnato. Altrimenti andavano sul ghiaccio. È quello che è successo. Mo Vabbè, figuriamoci, poi immaginavo. ti spiegherò nel dettaglio. Allora, quindi che cosa è successo? Ajar si è schiantato durante il giro di ricognizione e infatti è sceso dalla macchina piangendo. Ih, Quel ma grand'uomo dai. di Helmut Marko, perché solitamente noi siamo molto diplomatici, ma a me sta un pochino sulle scatole. Ti devo Ma dire, Peppe, stai prendendo una posizione così forte. quando ci vuole, perché tu considera, Eh, sei un pilota giovane, al tuo primo Gran Premio non finisci neanche il giro di ricognizione, no? mm, Scoppi in uno sfogo, no? E quello là dice, ah, ma che fa? Questo si mette a piedi, non è uomo, non so bene le dichiarazioni no, che hanno dato. Comunque, ma praticamente davvero? avrebbe detto che cioè, è stata una cosa infelice da parte di Achar. Ma Detto, veramente? ma perché? Cioè, scusa. Nel Ma senso, quello cioè, ti pianta anche immagini... uno sfogo di rabbia, magari, eh, di delusione. ma perché quella adesso per i rookie era proprio una vetrina importantissima. Cioè, tu l'unica cosa che dovevi fare era portare la macchina a casa. Sì. Capito? Non è che c'era qualche, non dico clausola, ma qualche giochetto da sotto? Non lo so, questi poi sono cose, sai, quelle cose un po' politiche che ci stanno in Formula 1 che poi vale a sapere. Come per esempio noi diciamo il fatto di Lawson in Red Bull. Eh, Non saranno state clausole, cose del genere. ma chissà, chi vivrà vedrà. Anzi, più o meno, perché tanto comunque non lo sapremo mai. Tutto sommato. Comunque abbiamo qualcuno che ci saluta, che arriva e qualcuno che ci saluta, che se ne va. Allora, vediamo. C'è. Chi è che va via? Ah, Madeline Driga dice: Mhm. Ragazzi, scusate, ma vi lascio. Come ha ricordato qualcuno, Forza Ducati chi è? Mark Marquez Sì. MM93? Pongo di Mi sì. pare che ha Ciao, battuto anche Madeline il Driga. record di Valentino Rossi, sai? Sulla pista Ah, dell'anno vedi, vedi. corso.
E poi invece c'è Emilia F che ci dice buonasera a tutti, scusate il ritardo, non preoccuparti Emilia, buonasera, ben trovata. E vedo comunque un po' di commenti in generale, perché per Mhm. esempio Chris Catel dice primo GP in F1 arrivando dalla 2, prima curva del primo giro di ricognizione, tra l'altro, e si pianta nel muro, avrebbe pianto chiunque, povero Ajar. Il problema è che poi quando la pista entra in condizioni di intermedie, qua nel commento di Jules Beast che ci parla, diciamo, del concetto di full wet e intermedie. Quindi il problema è che poi quando la pista entra in condizioni di intermedie, le full wet le bruci e magari le condizioni non sono pronte per le gomme da asciutto, quindi devi mettere l'intermedia. Quest'ultima rende bene anche da asciutto perché si appiattisce con il consumo e quindi diciamo probabilmente motivo per il quale è una gomma quasi a tutto tondo. Mi spiace veramente tanto per Piastri, questo è uno spoiler da parte di Brilliant. Eh, Mm. poi Anthony Hamilton invece ha dimostrato di essere un signore abbracciando Ajar. Il dottor Marco pensa che tutti siano Verstappen, diciamo che la sensibilità non fa parte del suo repertorio. Ma E poi niente, uno spam. diciamo anche che è sembrato anche essere un po' antiquato, anche, vabbè, diciamo Sì, non è... perché guarda, se mi fai un'uscita del tipo non è uomo, cioè vuol dire che sei veramente Allora, rimasto a 40 anni fa. premesso che non è uomo è quello che ha trasmesso a me, non mi ricordo le parole precise. Vabbè, Se vuoi per sicurezza le cerchiamo. no, vabbè, magari ne parliamo dopo perché è curiosa come cosa. Sicuramente, allora, sti cristiani, no, poverini, stanno vivendo un carico emotivo tale Ah, che vai, posso? Perdonami. vai. Allora, sì, allora, vederlo piangere è stato imbarazzante. Basta, questa è stata la Questo qua. E poi Hamilton che dice contro Marco, ecco perché Ajar meritava di essere consolato. Eh, eh, qui- tutte le parole di Marco, imbarazzante. Eh, questo è. non ha senso, non ha senso. Imbarazzante cosa? È una persona, per carità, un professionista, ok? Però il pianto non è pianto, cioè, secondo me non è mai da recriminare un pianto. Ma che cavolo sta dicendo? Tra l'altro, Quindi, come ha detto bene Criscatelli, era la prima curva del primo giro del primo Gran Premio. Magari lui stava così in ansia e si è visto che non ha potuto neanche fare il suo debutto ufficiale. Perché se ci pensi, lui ha dovuto in questo caso rimandare il suo debutto ufficiale. sì, E comunque nella sua carriera sarà sempre che la sua gara di debutto ha fatto una curva e si è schiantato. capito? Cioè, volente o nolente, la sua e non ha carriera la- adesso è così. e non ha neanche la libertà per alcune persone di lasciarsi andare in uno sfogo. Sì, perché cioè, alla fine il pianto spesso e volentieri è uno sfogo di rabbia, uno sfogo di delusione, è uno sfogo di un'emozione, vabbè, avrei tante parole da dire, ma mi trattengo, tutto Comunque, sommato. la cosa bella, andiamo un gradino più su, perché questi qua sono tutti di DNF. C'è dall'11° al 20° tutti DNF. No, 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 fino Ah, al ok, 15°. ok, Perché mi pare che Birman è stato l'ultimo a passare il rettilineo. guardo, Aspetta, te lo posso confermare. Aspetta solo un vedendo i punti. attimo, perché qua mi ero preparato questo qua. Sì, Birman è l'unico, vedi, che è Oh, riuscito a finire la gara. Mi ricordavo ok, bene. ok, ok. Quindi praticamente che cosa succede? Poco dopo abbiamo l'incidente di Jack Doan, Mm, che sostanzialmente quindi va a finire a muro con la sua Alpine. E che cosa succede? La devono rimuovere, mm. quindi safety car e tutto. Mentre stanno dietro la safety car, fa un incidente anche un veterano che è Carlos Sainz. Mentre Certo che stanno anche dietro là, a un lui. certo punto prende la pozzanghera, fium, Che cosa brutta, Madonna mia, un incubo. Questa cosa che tu stai andando per la strada, perché probabilmente, cioè, perché?
perché ha finito, ha smesso di lavorare il fondo momentaneamente e si è, boom, è No, volato probabilmente ha semplicemente tipo... perso aderenza con le gomme, capito? È andato un po' lungo, non è riuscito a riprenderla, boom, contro il muro. Che ecatombe. Che Sono depresso io a sentirla, immagino voi a vederla. penso peggio di Varano 2018. Beh, intanto, No, Madonna mia. comunque, allora, io per fortuna a un certo punto devo ammettere che mi sono un po' addormentato Ah, e vedi, tipo vedi. Ma avrò perso allora, tipo una mezz'oretta di gara, però vedendola su Now TV sono ritornato indietro, ho cominciato a fare avanti, avanti, cioè, avanti, avanti, perché poi un sacco di cose erano ok, aspettiamo che la safety car, poi avanti, vedevo che la classifica non cambiava per un sacco di tempo, hai detto, capito? ah, buonanotte. Quindi, Comunque, l'invettiva, cioè non mm, l'invettiva, la stoccata alla lancia a Chris Catelli, che dice, se proprio c'è una cosa imbarazzante è Stroll che finisce la gara e Alonso nel muro. eh, Questa è una eh, stoccata bella e buona, eh. ma sai perché? Perché Alonso, in fin dei conti, è un rookie, perché per la sua Eh. terza decade è un rookie. Sai come Invece c'è era, Brilliant. tipo, ci stanno le competizioni della terza età? Alonso è il rookie della terza decade. Ma comunque lo stiamo rovinando, Alonso. Io vorrei No, dire questa cosa. anzi, no, anzi, è ammirevole. Cioè, se non Sì, sbaglio, Alonso guarda. c'ha il contratto per il 2026, No, ma infatti secondo me c'ha due biglie d'acciaio abbastanza impegnative. capito? Alonso è il giocatore di bocce della Formula 1. Capito? Comunque, tra l'altro, Brilliant butta lì la cosa. Pensa se domenica prossima vince, parlando di Ajar. Pensate. Non so gli altri, ma mi sono alzato alle 4:45 per vedere questi scenari di guerra, dice Chris Catelli. Mamma mia, che cosa brutta! Come rovinarsi la domenica, il giorno di riposo dal lavoro, invece Zach. Poi dice Giulbis su Sainz pare che ci sia stato un problema di coppia, come se avessi Mm. avuto un picco di coppia non adeguato al richiamo dato dall'acceleratore. Ah, e questo è Però, curioso. se c'è stato un picco di coppia, potrebbe avvalorare il fatto della tesi della pozzanghera. Ah, sì, che improvvisamente PAM! Ah, All'improvviso slitti, tu anche se dai un pochissimo di gas, se tu non hai una coppia resistente che è quella là che ti vai a dà vuoto. la trazione, fin, pum! Chiaro, 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 chiaro. Credetemi Spam, perché a me è capitato in esplosivo. prima persona una cosa del genere, quindi quando senti il motore che all'improvviso fa vum, pam, muro, non è bello, sappiatelo. Aspetta. Può, può. Esatto. No, ma anche perché io quando l'ho visto ho rivissuto delle cose, eh. Hai Quando sai rivissuto? quando fanno la telecamera, quella là che si vede dalla presa d'aria, davanti che si vede il pilota? Sì, sì. Pum, vi, pum. Déjà vu. Esatto. Ehm, Povero Peppe. E siamo solo alla posizione numero 18. Comunque dice Chris Catelli che ha preso una banana. Eh sì, anche. Si è trasformato in Mario Mario Kart. Kart, in Crash Team Racing. Vai. E quindi niente, riprende la gara. Dopo un po' c'è l'incidente di Fernando Alonso, che lo Mm, vediamo in posizione numero 17, che non ci aspettavamo. mm. Ehm... Va brillante. Peppe, non vai d'accordo con i muretti comunque. No, infatti, vabbè, poi ognuno ha i suoi, diciamo, ha le sue preferenze, diciamo, va bene, Va bene. va bene, poverino, lasciamelo stare a Peppe, non me lo traumatizzate, dai. Comunque, allora, quindi Alonso, che cosa fa? Provoca una safety car che le condizioni erano diventate da intermedie Tutto? barra ehm, Asciutto? asciutto, sì, scusami, un po' di stanchezza. Oh, E sostanzialmente che cosa succede? Tutti quanti vanno velocissimi ai pit per mettere le gomme d'asciutto.
approfittando della safety. Sì, così Mm. nessuno perde le posizioni e tutto quanto, anche se già qua la safety ci hanno messo un pochino a chiamarla, sempre quella tempestività della Ferrari che non hanno fatto entrare subito o Leclerc o Hamilton. Ok, ok, quindi questo primo errore di box, tra virgolette, cioè di muretto, tra virgolette. Non è stato proprio un errore perché non si capiva, cioè stavano perdendo tempo a mettere la safety car, però si capiva così, se entravano quando non c'era la safety car e poi la mettevano mentre stavano in bocca avrebbero tipo guadagnato del tempo. Peppe, io ti consiglierei di leggere il commento di Jules Beast. Ah, ecco perché a prima curva a muro leccese vi stavo piantando dritto. Ma aspetta, quella là è una pista a parte, quello là ci sono le curve che io denomino Saponetta 1 e Saponetta 2. Sì, sì, è vero, comunque è vero. Cioè, Muro Leccese è veramente complessa da questo punto di vista. Devo spezzare più di una lancia a favore di Peppe. D'altronde là è quella classica pista dove sembra che stai facendo l'ira di Dio e tipo stai andando tipo perché le gomme fischiano da morire. Sì. Ma fischiano pure le scarpe. Cioè, se ci cammini a piedi, le scarpe fischiano. Eh. E quello è il problema. D'altronde G Brilliant dice la prima curva muro leccese, dice già il nome. Che ti dirò, non c'è un muro lì. Non c'è un muro perché sono tutte transenne. Bellissimo. Lo dice il nome, è spettacolare. Vabbè, va bene, va bene, va bene. Dopo questo, cioè, vedi come improvvisamente, no? Da quella che doveva essere una live seria, nella quale stiamo parlando di Formula 1 e così via, siamo finiti uno a Muro Leccese, due, cioè il livello della live sta cominciando a crollare in maniera piuttosto vertiginosa. Ma qua vedi la versatilità. Sì, vabbè, la nostra, cioè il bello della nostra live è proprio questo, passare da argomenti seri a argomenti cazzeggio veramente nell'arco così di un pit stop, una cosa meravigliosa. Bello, vedi la nostra tavola rotonda di scalmanati che parlano di cazzeggio Mhm. sulle auto bevendo birra analcolica? Vedi? Eh? Chi è? Gianni ci mandò un altro mese, vi ricordo, muro leccese e Gianni nella Lambo non vanno i controlli. Vabbè, vabbè, allora, quello di aneddoti ce ne sono quanti ne volete, ma veramente quanti ne volete? Lo sapete, qualche volta ne abbiamo parlato di questa cosa. Ce ne sono una valanga, una cosa veramente assurda. Quindi vi lascio immaginare. Ah, Piuttosto, allora, vai Peppe. arriviamo a Fernando Alonso e poi Bortoletti e Liam Neeson anche che hanno fatto DNF, hanno fatto danni. Se non sbaglio, Mm. quando sostanzialmente che cosa è successo? Quindi siamo arrivati alla parte di Alonso che fa l'incidente. Sì. A un certo punto cominci a vedere, considera che c'erano, tutta la gara è stata che inizialmente durante la partenza, lo vediamo, aspetta, lo vediamo anche in questa foto, la foto della partenza, Mm. come vedi Norris riesce a partire bene, Verstappen Mm. riesce inizialmente a superare Piastri, Mm. quindi c'erano questi tre che se ne stavano andando. McLaren Ok. superiore, Max Verstappen fantastico, no? Che riusciva a tenere il ritmo nonostante si vedesse che fosse un po' sforzato, mettiamola così. Ok. Se Ah. non sbaglio, Norris per un periodo della gara ha preso anche un po' il largo. Mm. Con solo Piastri che gli stava così, però c'era stato qualche errore. Verstappen poi l'aveva superato. Poi che è successo? C'è stato l'errore di Verstappen e allora Piastri l'ha superato. È andato un pochino Mm. lungo, niente di grave, e l'ha superato. Ok. Che cosa è successo poi? Torniamo alla nostra amata grafica. Quindi Fernando Alonso quindi aveva fatto l'incidente gomme d'asciutto. A un certo punto, nelle ultime curve della pista, cosa Mm. succede? Pioggia. Tanto che Boom. l'avevano detto, stavano parlando di team radio, ah, ma cosa facciamo? Una parte asciutta, una parte bagnata, come ce la gestiamo? No? Mm. E dice addirittura è a livello di pesantezza livello 3, che era tipo diluvio, potenziale diluvio, Salute. si prevedeva.
A un certo punto non fanno in tempo ad arrivare verso la fine Mm? che le due McLaren Verstappen a in un certo punto le giro. vedi traslare verso fuori pista. Letteralmente. No! Tanto che traslano fuori, si fanno tutta l'erba, rientrano e Norris la riesce più a controllare. Mm. Piastri va dritto, 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 taglia la curva, Verstappen lo supera e se ne va dritto nell'erba. Aspetta, ma Po- Verstappen va nell'erba. no, no, Piastri. Quindi Verstappen Piastri invece la taglia la controlla e curva. lo supera. Ok, 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 ok. Fatto questa cosa, subito, tipo, Norris punta ai box. Subito, non ne vuole sapere niente. E vabbè, vabbè, Era, se era l'è primo. giocata di questa maniera. Va ai box, parte la pista rasciutta, allora che fa? Verstappen continua. Continua anche le Ferrari, qualcuno fa il non mi ricordo perché c'era caos, sinceramente, se ti devo dire nel dettaglio chi era entrato e chi no, Mm, non te lo so mm, dire proprio preciso preciso. Però c'è mm, chi entra, chi non entra, Verstappen fa un altro giro, è primo, mm. mette le gomme e si ritrova dietro Norris. Mette le gomme da intermedie perché stava continuando a Ok, piovere, non era ok. sostenibile. Ah, Ritorna dietro Norris. Fatto sta che la grande cavolata la fa la Ferrari. Perché? ah. Allora, forse speravano, come alla fine è successo in un incidente, e magari andare piano piano dietro la safety car con le asciutte. Magari sperando che nel frattempo si asciugasse, perché poi aveva finito di piovere. Cioè, aveva Quindi fatto il era una diluvio, pista, acqua nella pista, basta. Basta pioggia. una presa in giro, insomma. Tipo, è però abbastanza per bagnare la cosa. Comunque, fatto sta che le Ferrari rimangono per tipo 2 giri in pista, andando pianissimo. Mm. Forse hanno Intelligente come azzardato cosa. la cosa di dire, ah, magari esce una safety car. Infatti, appena hanno messo le intermedie, è uscita la safety car perché c'è stato un incidente. Se non sbaglio, di Bortoleto e di Lawson, che hanno avuto un incidente insieme, praticamente. Cioè, non nello stesso momento, ma in 2 attimi molto simili. Eh. D'altronde c'era anche, per questo dicevo, Kimi Antonelli bravissimo, è stato anche fortunato, perché praticamente lui che ha fatto a un certo punto ha messo 2 ruote nell'erba, Puglia è partita la macchina, si è girato, Mm, 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 mm. capito? Però si è Incredibile. girato, è riuscito a ritornare in pista, ha continuato. Infatti vediamo che nella parte, diciamo, 11-20 non c'è Kimi Antonelli. Mm. Quindi Senti, bravissimo, ma anche un è pizzico di fortuna che interessante. non guasta. È Allora, interessante il commento di Jules mm, Beast che dice comunque dove questa McLaren è un'astronave è nella gestione delle gomme. Hanno mhm. capito qualcosa o hanno qualche sistema particolare perché la differenza è abissale con gli altri? Cioè, ma questo, visto che non ci sono state, diciamo, parentesi eccessivamente lunghe di gomme d'asciutto, questo è stato così evidente anche con delle intermedie o eventualmente da bagnato se avessero dovute No, metterle? penso E, Jubis si riferisca anche a quello che hanno mostrato durante magari l'FP1, cioè tipo durante le free practice, un po' in generale, ok. Mm. capito? Ma Bellissimo già, Brilliant che dice, ma bellissimo già l'anno Brilliant che scorso dice, aveva, ma già l'anno scorso aveva un'ottima gestione delle gomme. ah, è vero, mi ricordo che ne parlammo, è vero, perché lo dicevi, la dicevi questa Mhm. cosa, che gestiva molto bene. Però mi pare che dicevamo che gestiva molto bene anche la Ferrari le gomme, o sbaglio? Sul finale aveva trovato qualcosa, Una quadra. però Mm, c'era sempre un momento dove magari... No, allora se non sbaglio proprio nel finale finale in alcune piste effettivamente la Ferrari usciva dopo. Però, mm, mm, allora, la gestione delle gomme poi è anche un qualcosa di relativo perché considera che Norris, a differenza degli anni scorsi, ha avuto una guida molto diversa. mm. Vabbè, il pilota Cioè, nel senso... chiaramente fa il suo. Eh? Il pilota chiaramente fa il suo, Sì, ok? perché Cioè, nel senso, può comunque creare o meno un'anomalia nell'usura gomme. assolutamente Oppure, sì. Basta una diciamo, spinnata, cioè esci un po' eh, troppo forte da una curva, la macchina non si un scompone, ma bloccaggio. strisci un pochino le gomme, la stai rovinando. Sì, sì, un bloccaggio, figuriamoci, Mhm. una cosa così. Anzi, E spoiler sulla parte finale là,
Norris ha avuto una gestione gara incredibile, cioè dei nervi saldi incredibili. Noi gli criticavamo tanto il fatto di dire, ah, ma no, così, colà. Norris ha avuto sempre qualcuno dietro, tra Piastri e Verstappen, e non ha fatto una grinza. Cioè, si è tenuto sangue freddo, Sì. concentrato. Mm. Comunque volevo rispondere Mm. giusto a Brilliant che dice mamma Cla scandaloso ma almeno guardati gli highlights. No, non mi guardo nemmeno quelli perché altrimenti tolgo la possibilità di farvi vedere anche le mie reazioni innocenti, ingenue e spontanee quando Peppe mi racconta le minchiate che sono successe la domenica. Perché così possono venirmi delle domande, delle curiosità, delle perplessità e ne possiamo parlare insieme. Invece, se io mi vedessi gli highlights, sarei già preparato, potrei essere contaminato, no? Potrei essere, come si dice? Diciamo, vabbè, insomma, non potrei essere spontaneo nei miei commenti, nei miei pareri, e quindi verrebbe meno lo spirito alla base di questa chiacchiera. Quindi Esatto, no, esatto. non mi vedo neanche gli highlights. Detto tra noi, perché in realtà non avrei neanche il tempo di guardarmeli, quindi pur volendo, non ce la farei. Va bene così. Che parac. No, non è vero, assolutamente. Cioè, è pure semplice realtà. Buonasera ragazzi, anche da Antonio Traetta. L'ho beccato, vedi, mentre abbassava lo sguardo ho visto il suo Mm. commento. Buonasera ragazzi. Ciao Antonio, buonasera. Sei arrivato nel mentre si parla ancora di ciò che è successo ieri. Siamo con Peppe che ci stava Sì, illustrando quello che è successo ieri tra una bestemmia e l'altra per me. È uno sfottò più che altro, e l'altro per me. È una bestemmia e l'altra dei vari tifosi svegliati alle 4:45 a vuoto. esatto, esatto. Comunque, andiamo pure un po' più veloce su questa, perché poi ci stanno altre cose di cui parlare. Vai, vai. Quindi, vabbè, andiamo a vedere Birman che, ok, ha fatto danni però nelle free practice, però è riuscito a finire la gara. Esteban Ocon, Tsunoda. Tsunoda, che è stata grande vittima di quell'uscita di pista che ti parlavo di Norris e Piastri. Ah sì, come mai? L'hanno preso? No, No, perché perché anche poi lui è con loro uscito, ha fuori. avuto difficoltà a entrare in pista e tutto, ha perso un sacco di posizioni, perché lui stava avanti. Ok. Tsunoda stava molto avanti. Se non Mm. sbaglio, anche Albon, che è finito un po' più in alto, però pure lui sta facendo una bellissima gara fino a quella situazione no di pioggia, Mm. che poi hanno perso un po' di posizioni. Ok, Quindi c'è Yuki stato un Tsunoda ha rimescolamento fatto generale. una gara incredibile, però poi quell'evento, diciamo, ha condizionato tantissimo. Infatti qua andiamo a Mm. vedere, si spoileranno un pochino le posizioni anche finali, però tanto si capisce un po' chi ha vinto. Perché qua No, però infatti non me abbiamo... l'aspettavo. Mm? Ammetto però che non me l'aspettavo. Che cosa? Non tanto per Norris e Verstappen quanto per Russell pure. Eh sì, perché comunque Russell sta un po' più dietro. La Mercedes sta un... cioè non sembra proprio al top, Mm. però un po' di fortuna, un po' di bravura da parte dei piloti, anche perché qua c'è un errore. Sostanzialmente che cosa... Allora, vediamo, Hamilton decimo, e non è un errore purtroppo. Eh, Oscar Piastri che ha perso un sacco di posizioni perché lui è rimasto impantanato nell'erba e piano piano è dovuto uscire e fare tutte le Mm. manovre per poi rientrare ai box e mettere le gomme. Ha fatto una bella Ok, rimonta ed è riuscito a superare giusto Hamilton per avere 2 punti extra ok. per la sua squadra. Leclerc ottavo, incredibile. Nico Hülkenberg sopra le Ferrari. È vero, è D'altronde, vero. la Kick Sauber c'è Binotto, che prima stava in Ah, Ferrari, se ti ricordi, era stato molto sì, criticato. sì, mi ricordo. Ah, questo è un plot twist interessante. E d'altronde poi vedremo che, guarda, Nico Hülkenberg ha portato 6 punti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton insieme ne hanno portati 5. Ma stai girando di tutto nella piaga o sbaglio? Tantissimo. Allora, però aspetta. Allora. Mi viene una domanda. Alla luce di questa prima gara, Peppe, questo è sia per te che per i nostri spettatori la Mm. domanda.
alla luce di questa prima gara, è vero che non si può già dare un risultato, non si può già dare un giudizio, non si può già dare un'idea, no? Ma certo che non si può dare, perché considera l'anno scorso la McLaren non aveva inizio campionato tutta questa grande forza e poi ha Mi ricordo, recuperato. quella poi è esplosa all'improvviso. Con probabilmente, non lo sappiamo, la Red Bull che non solo aveva la penalità delle ore in Galleria del Vento, no? Mh. Per l'anno prima per aver sforato il budget cap e tutto, che magari avendo già Verstappen che stava vincendo, Perez che non dava forza alla causa del campionato costruttori, magari, forse, avevano interrotto lo sviluppo della macchina per concentrarsi Mh. all'anno nuovo, eventualmente alla 2026, cosa che potrebbe Mh. fare tranquillamente McLaren, perché mi pare Sì. anche Russell abbia detto quando a inizio anno hai un vantaggio di 6 decimi, in un anno difficilmente lo riesci a colmare, quindi probabilmente la McLaren fermerà lo sviluppo a un certo punto, no? Mh. Soprattutto se avrà tanti punti di Vabbè, vantaggio. ma d'altronde come dicevamo già, probabilmente un po' tutti arrivati a un momento fermeranno lo sviluppo per una questione Sì, economica e per una questione che probabilmente non potrebbe sì, non continuare ad avere senso. però metti il caso che ci sta, la Ferrari si sveglia, sta lottando per cose, però c'è qualche deficit, tu devi ancora continuare a sviluppare se vuoi vincere il campionato costruttori. Sì, 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 chiaro, quello sì. Anche No, perché però sai... allora la Mm, domanda che volevo porre prima sia a te che ai mm. nostri spettatori, no, quindi facendo il preambolo e dicendo che sì, è chiaro, è la prima gara, non si può definire niente, eccetera, eccetera. Ma questo Lewis Hamilton alla Ferrari come vi è sembrato? Cioè, era disorientato, doveva ancora prendere dimestichezza con la macchina, cioè come vi è sembrato questo Hamilton del quale si è parlato tanto alla Ferrari, alla sua prima gara in Ferrari? Questo domanda un po' per tutti. Oltre il buon Peppe che adesso mi risponde, anche Mhm. voi che ci state seguendo, fatemi sapere, cioè scrivetemi che ne pensate, argomentiamo un attimo questa cosa, perché possono essere e possono uscire degli spunti interessanti di discussione. Vai, ho buttato la bomba comunque. Allora, intanto pare che la Oh. Ferrari avesse dei problemi sotto sterzo, in generale, questa gara. Sottosterzo, entrambe. Sì, 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 sì. Okay, 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 okay. Infatti Lewis Hamilton si è girato, anche Leclerc si è girato a un certo punto della Mh, gara, perché pare che forzassero un po' troppo al centro curva, dessero troppo angolo di sterzo e poi ci andavano a perdere in uscita, perché avevano mh, troppo angolo di sterzo rispetto a quello che comprensibile. potevano dare, alcune volte anticipavano E un po' tra di più. l'altro questo in teoria dovrebbe portare anche un consumo anomalo però delle gomme anteriori. Sì. Ora non so chiaramente se c'è stato oppure no, dico dal punto di vista meramente tecnico, Mm. se poi questo angolo di sterzo eccessivo porta a un sottosterzo dovrebbe esserci un consumo anomalo. Comunque, bellissimo Brilliant che dice: "Nel calcio vanno a giocare negli Emirati, la pensione, nel calcio vanno a giocare negli Emirati, nella F1 vanno in Ferrari." Ma guarda, allora io personalmente c'è un'operazione del genere, cioè tu c'hai Sainz, che comunque è un pilota che ti può dare determinati buoni risultati e tutto. Ok, Hamilton, campione del mondo e tutto, ma per averlo preso sicuramente non è che hanno fatto un'analisi, oh bello c'è Hamilton che vuole venire da noi. No, Oh, figo, eh! avranno fatto tutto delle considerazioni, delle cose, anche che fosse banalmente, ok, Hamilton non ci può garantire quella prestazione proprio da vittoria, però magari ci può sviluppare la macchina per Leclerc e magari perché hanno anche stili di guida simili, perché se non sbaglio anche il Mh, problema era che Sainz e Leclerc avessero dei stili di guida leggermente diversi, quindi dovevi fare due macchine un po' diverse. okay, okay, va Mentre bene. invece i loro No, due stili di guida di Leclerc ed Hamilton sembrerebbero essere più simili. I- va Allora, il problema è mh, uno. Il problema fondamentale è uno. Questa gara, secondo me, non è troppo da prendere in considerazione perché se ne sono state dette tante, non si sa quale sia la verità.
Alcuni hanno detto, oh, ma la Ferrari l'hanno dovuta alzare perché c'è stato un problema, perché c'era l'acqua, ci prevedeva acqua, allora era un assetto migliore per il bagnato, e questo così, e Mm. poi soffriva di sottosterzo, hanno sacrificato la qualifica per la gara, che poi non è stato così perché pure la gara è andata una schifezza, però va bene. Ma infatti Mm, lo dice Antonio Traetta e dice: no, mm. ragazzi, ma nulla è perduto. Gara troppo folle per essere indicativa. Allora, che la Ferrari abbia avuto difficoltà questa gara è un dato di fatto. Può essere pure Mm, banalmente che, cavolo, tra varie cose, prima gara, dei dati presi in un modo un pochino sbagliato, abbiamo sbagliato a fare l'assetto, siamo arrivati alla qualifica, non possiamo cambiare più niente. Oh cavolo, ci troviamo il mm. problema per le cose, perché poi la verità non si può sapere. Cioè, qual è effettivamente la verità? Poi l'intervista, diciamocelo, sono pure un po' paraculi, sono pure un po' politici, Vabbè, sono pure un po' chiaro. strateghi. Vabbè, No, chiaramente è non un è dato che di fatto. un ingegnere della Ferrari ti viene, no, mannaggia, ho messo la campanatura a 2 gradi troppo accentuata e la macchina era incontrollabile. Non penso sia successa questa cosa. Magari c'è stato un errore, non lo possiamo sapere questa cosa. Il fatto sta che la macchina era inguidabile, ma a me sembrava molto una cosa a assetto, una cosa risolvibile, Mm, mm. Ci può stare. dal mio punto di D'altronde, vista. Poi sono curioso di sapere cosa ne pensano i follower, gli spettatori. ma leggiamo un pochettino, perché vedo Jules Beast che ha scritto qualcosina, ha scritto qualcosina anche Antonio. Vai, leggili stesso tu. Scusa? Leggo No, io? dicevo, sì, sì, leggili stesso tu, perché vedo che c'è Jules Beast che ha scritto qualcosa, un po' di pareri, c'è Brilliant, Sì, sì. Antonio, che comunque hanno scritto, ok? Allora, Leggili stesso riprendendo tu. dal bel commento sull'Arabia Saudita, Jules Beast dice: Male Hamilton era perso. Chiaramente in Mm, difesa e non proprio a suo agio nella macchina. Si vede che reagisce e ce l'ha non in ce l'ha in mano. mano. Ok, Allora, quindi sicuramente si deve diciamo che si sta approcciando. abituare dopo tanti anni di Ok. Mercedes. Mm. Questo è un dato di fatto. Però, Ma non è che va a fare un pit stop nel box Mercedes? sai che fanno il bingo Formula 1, dove tu a inizio anno metti le cose secondo te succedono, e poi quando succedono tagli e dicono che se Hamilton possa sbagliare, che già è successo una volta, quando è passato in Mercedes. Allora, lo ammetto di averlo detto perché me la ricordo questa Eh, cosa. Quindi la mia frecciatina è stata voluta proprio perché, strano ma vero, mi ricordavo questa cosa, questo episodio. però lì i colori erano simili, qua sono proprio diversi, Vabbè, sì, tutto capito? sommato sì. Comunque, Secondo me lo tagliano di colpo in Ferrari se fa un errore del genere, per come sono fissati in Ferrari su queste cose. Il giorno dopo arriva il comunicato stampa delle dimissioni di Hamilton. Sicuro. Cioè, non fanno passare neanche 24 ore. Sai, quella cosa. Press release, sai, arriva la mail con la massima urgenza, me la vedo arrivare pure io. Press release. Hamilton leaves scuderia Ferrari. mamma mia. Vai, poi. Comunque, Vediamo. Vai con allora, Brilliant. Sainz, Brilliant ci dice, Sainz grave perdita. Mm, Potevano puntare ancora sulla coppia Leclerc-Sainz. Coppia mm. Leclerc-Hamilton, sarà il trailer del nuovo film della Formula 1? Punto interrogativo questo qui. Però. Vedremo, perché effettivamente il film della Formula 1 parla di un veterano che torna in Formula 1 per aiutare una giovane recluta. Anche se Leclerc non è più tanto giovane, cioè nel senso è giovane, ma comunque è stato un po' di anni in Formula 1, non è di primo Sì, pelo. ormai. Esatto, sì, sì, ormai è un adolescente della Formula 1. Mm. No? Boh. Comunque, Poi. Antonio Tretta, io ho sempre pensato che i due piloti Ferrari facessero sempre alcuni gravi errori individuali durante la stagione. Con Luis credo che questo fattore venga molto migliorato. E poi dice strategia sbagliata, probabilmente Ok. riferendosi a il fatto di rimanere in pista con le gomme d'asciutto. Ok. Allora, io penso pure un'altra cosa, e vedete se vi trovate con me. Chiedo anch'io, faccio appello agli spettatori. In questo Vai, momento, lancia la tua domanda. essendo che
nella Ferrari c'è sempre stato il problema di chi fosse la prima guida, no? Mm, Di fatto, per esempio, Leclerc appena ha potuto a Hamilton l'ha infilato, cioè l'ha superato. Perché a un certo punto c'è stato un momento in cui Leclerc aveva sbagliato, si era girato e Hamilton l'aveva superato. ok. E lui poi l'ha superato di una ripartenza, di una safety car, ma non mi ricordo bene il dettaglio. Però appena ha potuto, l'ha superato. E c'è un passo migliore. Quindi quale Ah, potrebbe essere la cosa? Ok, questo primo anno Hamilton si deve un po' abituare alla macchina, performerà dalla seconda parte della stagione. Però nel frattempo mm, ci teniamo un Leclerc che fa più punti e che quindi per noi, come gestione, essendo che tu stai davanti, non è che ti dico Hamilton ti devi stare a casa, cioè 7 volte campione del mondo gli puoi dire ok, stai calmo. Però la dinamica porterà magari ad essere Leclerc un po' più veloce. Per poi ribadire tutto quanto l'anno prossimo quando ci saranno nuovi regolamenti, nuove macchine e si ripartirà tutto da zero. esatto, lì poi, ecco, poi ci vuole, si parte tutto da zero di nuovo. Quindi Ma chissà con tutto. se questo non gioverà al fatto che strategie e tutto quanto, essendo che non ci sono i due piloti che concorrono direttamente in questo momento, perché Hamilton ce Mm, n'ha qualcosina in meno rispetto a Leclerc, al momento, mm, oggi, no? mm. Chissà se non vada che non si pestino i piedi tra di loro, come succedeva tra Leclerc e Sainz. Ma è plausibile che si possa trovare di nuovo un'area un po' frizzante all'interno della scuderia, perché sono entrambi dei piloti che non si fanno parlare dietro e che, ecco, Hamilton, col fatto che comunque abbia vinto i suoi mondiali, la sua carriera l'abbia fatta, non credo che Mm. si faccia, tra virgolette, mettere i piedi in testa o si stia lì, ecco, come un giocatore che va a finire un giocatore di calcio che va a finire la sua carriera in Arabia Saudita e dice sì, vabbè, possono fare di me quello che vogliono, basta che pagano. Ok? No, però sai qual è il fatto? Proprio questo è il fatto, è che se al momento tu non sei competitivo, perché non penso che in Cina, a Suzuka, nei prossimi 2 o 3 Gran Premi, Hamilton sarà competitivo con la Ferrari. Hai fatto pochi test, hai fatto pochi giri, no? Beh, sì. Quindi Leclerc ne può approfittare in questo periodo per avere, diciamo, un compagno di squadra, magari che non ti, cioè non è il tuo primo avversario, solitamente il tuo compagno di squadra è il tuo primo avversario perché c'è una macchina uguale alla tua, no? Quindi potenzialmente va forte quanto te. Non è Mm, come, sì. ok, McLaren, altre squadre che tu dici la McLaren va più forte, tu vai più forte rispetto a Verstappen. Norris ha avuto anche la cosa, infatti gli hanno mandato un messaggio, dice guarda tu mantieni questo ritmo, perché anche se Ah, Verstappen ti ha raggiunto, non ti riesce a superare, non mm, hai il ritmo per vabbè. superarti, Mm, nonostante ti fosse avvicinato e avesse il DRS, mm. capito? No, Quindi mamma mia, che differenza. Cioè, allora, cioè, no, c'è non c'è è una, banale come c'è una differenza. grandissima differenza, Un abisso da quello eh, che mi stai dicendo. capito? E per quello dice, la McLaren è la Red Bull degli anni passati in questo momento. Comunque mi stanno facendo ridere gli ultimi due commenti che Mm. ci sono, uno di Antonio e uno di Brilliant. Perché Antonio dice Lewis con la Ferrari nel box Mercedes come Claudio con la Dacia nella concessionaria Stellantis. Sì. Mamma mia, bellissimo, entrai proprio a gamba tesa con quella Dacia nel concessionario. Bellissimo. E devo ammettere che non mi hanno fatto parcheggiare la Tesla la settimana dopo, 2 settimane dopo, là quando è stato. Non mi hanno fatto parcheggiare la Tesla, maledetti che non sono altro. E poi parlando di cose serie, organizziamo la curva Motorcast a Monza, così Claudio è costretto a guardarla live. E io live vi appenderei, semplicemente questo. Quindi no. È inutile, non la organizzerete, non la guarderò. Maggior ragione che ci sono anche stato a Monza e no. Evocherebbe brutti ricordi. Sì, 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 dei drittoni, il mio drittone comunque devo tornare a Monza solo per cercare di farmi bene la staccata e farmi bene la prima variante. Eh. Magari non con una macchina che ha i freni veramente alla frutta. Comunque, intanto c'ho Jules Beast che concorda con me nei vari pensieri.
perché dice Mm. Ferrari molto male, ma questa gara, come dice Peppe, non è attendibile. E storicamente Melbourne non è mai attendibile e mostra valori falsati. Perché è sempre la prima. Sì, da un bel po' di anni è la prima. Ah, ecco allora perché diciamo è un cavallo pazzo, tutto Sì. sommato. Ok, vabbè, Dice, ma ci sta, dai, è comprensibile come situazione. sì, sì, infatti ci avremo Suzuka che è una delle piste migliori per giudicare una macchina. Ah, 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 ah. Ehm, allora, Antonio Tretti dice: Io ho sentito i piloti molto seccati in confronti dei meccanici. Nei confronti dei meccanici. Ma per questo è successo qualcosa nella Ferrari, fondamentalmente. Non sappiamo bene cosa. Infatti, effettivamente c'avevano un po' il morbo sia Leclerc che Hamilton durante le interviste finali. Mm. Soprattutto perché Leclerc aveva il culo bagnato. Soprattutto, soprattutto per quello. Vabbè, c'è Emilia che ho rievocato le cose della Tesla che Mhm. dice sta in discesa, come mi dispiace. Sì, ma vabbè, lì ci sono tutta una serie di cose politiche. E poi c'è Antonio che dice Claudio, riusciresti a fare una classe anche lì. Perché devi sapere che Antonio da qualche giorno mi sta prendendo in giro, che ogni volta che mi vede io sto insegnando qualcosa, facendo una classe, cercando di trasferire concetti, parlando per ore e ore, quasi ininterrottamente, in modo esattamente instancabile, tipo come faccio con la live, no? E quindi mi sta prendendo in giro da lì che dice, io sarei capace di mettermi a fare classi e spiegare roba praticamente ovunque. Guarda, il commento di Giulbis non è male come concetto. Io penso che Lewis sia concentrato per il 2026 e quello è il suo obiettivo, secondo me, sperando che Ferrari abbia l'auto Mm. migliore. Questo è un modo di pensare alternativo. Cioè, oddio, alternativo relativamente potrebbe chiaramente essere giustissimo, è una tesi valida, ecco. Però dico, secondo voi realmente Ferrari è già proiettata sul 2026 e non si vorrebbe comunque giocare il campionato? Non lo so. Difficile perché Così come poi un pilota, a non avere un grande come Evi. risultato ti porta magari ad avere poi meno soldi. Sì, ok, siamo d'accordo, per carità. Però io penso che per un team di lungo corso come Ferrari, che chiaramente ha anche un po' un nome, tra virgolette, da portare avanti, il concetto di dire no, quest'anno abbandono, tra virgolette, ovviamente, cioè stiamo sempre parlando, prendendo le cose con le pinze, considerando che è la prima gara e così via. Il concetto di dire magari quest'anno mi concentro di meno perché il 2026 è molto più importante in quanto chi indovina la macchina l'anno prossimo magari vive di rendita per 3 o 4 anni, ok? Mm. Perché giustamente col cambio di regolamento, quello che dicevamo pure, tutta la parte di cambio di regolamento, chi indovina la macchina l'anno prossimo vive di rendita per un po'. Ma secondo me per diciamo, il nome stesso di Ferrari, io non li vedo che si cullano, rinunciano alla possibilità di essere competitivi, di provarci tanto in modo anche abbastanza stacanovistico. Non lo so, almeno questo è il pensiero che mi faccio, poi per carità posso anche sbagliare, potete anche dirmi no Claudio hai detto una cavolata, Peppe puoi pure dirmi Claudio esci da questa live. No, ma non è, allora, non è che è una cavolata, però c'è un fattore che in questo momento, per esempio, ho letto dicendo Hamilton si sta concentrando più sul 2026, però considera Mm, una cosa, il 2026 è uno stravolgimento così grande che in questo momento Lewis Hamilton non serve a niente. Cioè, nel senso, è ancora mm. tutto così teorico, no? Vabbè sì, Perché sì sì sì. cambiano troppi fattori. Se dici, io la Formula 1 mi piace che quando entro in curva mi gira un po' il posteriore. Una cavolata, no? Dai delle Mm, indicazioni del genere. Il problema è che cambiano dimensioni, cioè cambia tutta la dimensione, passo, carreggiate e tutto, cambiano dimensioni delle gomme, probabilmente sì. sospensioni, power unit, bilanciamento. E sono proprio Madonna mia, sono macchine da zero, assurdo. E, e per questo, a parte magari fare qualche prova su un simulatore, no? Cosa puoi fare?
Mentre invece qua te la giochi perché tu hai provato la macchina di prima, è un regolamento comunque che tu conosci perché ci hai guidato per Vabbè, tanti sì, sì, anni. sì. Quindi io secondo me non la darei così spacciata quest'anno. Anche perché a Hamilton ogni anno in più, è un anno in più, cioè nel senso, è un anno in cui, diciamo, mentre gli altri maturano, tu invecchi. Eh sì, anagraficamente poi dopo un po' si comincia a far sentire, seppur c'è l'esempio di Alonso che è un po' in controtendenza. Vabbè, ma quelli stanno là con l'età, eh. Cioè, nel senso, è un po' più giovane Hamilton, ma neanche troppo. Vabbè, però intanto la Eh no, dimostrazione anche che la, la vecchiaia, ok, passatemi il termine, no, ma assolutamente. gallina vecchia fa buon brodo, ma Ass- vedi a- come, che ne so, Valentino Rossi, ecco, torniamo. no, ma assolutamente. Però devi tener conto del fatto che quando magari ti giocherai un mondiale, dovrai fare qualcuno che tiene magari quasi la metà dei tuoi anni, perché tu Sì, sei sui sì. 40, quelli stanno sui 20, Sì, questo sì, sì, per carità. capito? Ok, hanno 15 anni meno di te. Capisci fisicamente cosa vuol dire? Sì, sì, vabbè. Lo so, lo so perfettamente perché a me capita con qualche collaboratore quasi 15 anni, eh? Eh, Cioè, non più di io. 10, sì, quindi cioè, lo so cosa vuol dire. No, per questo. Quindi, al netto, vabbè, di Mm. salutare Chris Catelli e G Brilliant che entrambi vanno a dormire. Ciao Chris Catelli, ciao G Brilliant, ma immagino siate andati perché l'avete scritto qualche minuto fa il messaggio, quindi immagino siate partiti. Piuttosto, dice Antonio, abbiate fede, un grande campione come Lewis che arriva in Ferrari lo fa per vincere il mondiale, mentre invece Jules Biss dice abbiamo avuto ciclo Red Bull, poi Mercedes, poi Red Bull e nel 26 potrebbe essere il nostro turno. Allora, secondo me una cosa ehm, così, boh, sospesa, indeterminata, considerando che l'anno prossimo ci sarà Audi pure, ci sarà vabbè, Cadillac, vabbè, non lo so. Però dico, le macchine saranno completamente nuove. Boh, chi lo sa. Eh, e poi in più ci va ad aggiungere, io non credo a lui quando dice che è andato in Ferrari perché è il suo sogno da bambino. Se è andato lì è perché ha creduto nel progetto, perché pensa che può vincere, altrimenti non ci sarebbe andato. Come fece quando andò in Mercedes, che gli mostrarono il progetto sulla Power Unit e rivelò questa cosa molti anni dopo, quindi questo è il mio pensiero. Beh, allora, il fatto che una persona sia se è quadrata non muore tonda e viceversa, ok, perché se questo è l'iter di pensiero di Hamilton è plausibile che continui ad andare così. Chissà, chissà, sono veramente curioso. Vabbè, effettivamente una Mm, scelta un po' più di cuore, arrivata alla sua età ci poteva anche stare, ma non tanto cuore, nel senso, ho sempre sognato la Ferrari, ma più che altro perché dici, ok, magari il progetto è valido, tu non hai, Hamilton non ha più da dimostrare niente, cioè nel senso, anche se non dovesse vincere sarebbe comunque un campione, no? sì, chiaro, chiaro, Come quando Schumacher se ne andò, si ritirò e poi se ne andò in Mercedes. chiaro. Mercedes poi è diventata la Mercedes, lui andò all'inizio, però non vinse con la Mercedes, ma cioè, che gli vuoi dire a Schumacher? No? Vabbè. Vabbè, ma lì magari sotto banco la sviluppò. Sì, 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 assolutamente, ma stessa cosa qui e soprattutto di dire, ok, se io dovessi vincere sarebbe una cosa fantastica. Cioè, il Mm, progetto magari mi piace l'idea, tutto quanto, anche di essere quello che la riporta, cioè mi farebbe proprio incoronare. Perché cioè, mm. se tu arrivi e fai vincere la Ferrari, Vabbè, penso che ti fanno un mezzo busto a Maranello nella piazza centrale del paese. e poi potresti dire, magari potresti pure azzardare di dire, ok, ho superato Schumacher, capito? Nei confronti che fanno, Sì. capito? Io Vabbè, penso che qualcuno potrebbe morire a questa affermazione, però sì, ok, ci può però, stare. cioè nel senso, se tu arrivi e fai riprendere così la Ferrari dopo Ah, anni, sì, 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 ma è che lo so, cioè capisco, capito? capisco quello che Cioè, là sarebbe poi già non gli puoi dire niente a Hamilton. Immagina se dovesse vincere. Se magari si viene a scoprire che lui è stato una parte fondamentale dello sviluppo magari della macchina 2020, anche se vince Leclerc nel 2026. sì, sì, Però sì, ma Hamilton ha avuto un lo ruolo lo centrale vedo. nello sviluppo.
Cioè, che gli vuoi dire? D'accordissimo, pienamente d'accordo, su questa cosa, senza pietà. Mhm. Senti, ma piuttosto, stavamo continuando a chiacchierare, no, della gara. Sì. A cosa eravamo rimasti? Perché poi Allora, ci abbiamo siamo presi parlato Hulkenberg. la nostra lunghissima digressione. Allora, andiamo veloce. Stroll, guarda, anche con un po' di fortuna si ritrova lì su, quindi Mhm, ha fatto il suo bel risultato. mhm. Allora, qua ci abbiamo un errore, Perché perché un errore? Kimi Antonelli viene fatto decimo, perché? Perché lui fa, si ritrova che lui parte dalle retrovie, ok, Eh? si gira, fa una bella gara, fa pure dei bei sorpassi in alcuni casi, nelle varie strategie si ritrova avanti, riesce a superare Albon, Albon ottima gara, però gli viene dato una penalità per unsafe release, cioè nella pit lane si sarebbe buttato in modo pericoloso, no? Ok. Poi però che è successo? Hanno riguardato i video, Mercedes ha fatto ricorso e Kimi e Antonelli gli hanno ridato la quarta posizione. Ah, ok, quindi quarto, Quindi al è posto di quarto. Quindi lui nella sua Albon. prima gara di Formula 1 è arrivato quarto, partendo sedicesimo. Porca miseria. Oh, che bomba, che culo, magari. Allora, ottima gara di Albon, di una Williams che fondamentalmente sembra avere qualcosina di interessante. Non a caso ne parlavamo settimane fa del fatto che come Sainz l'avesse scelta la Williams, perché Sainz aveva scelto McLaren e vedi McLaren come è diventata. Mo dice ok, ho visto la stessa idea sulla Williams, no? Ed effettivamente Mm. guarda, sta lì, cioè ok, un po' di fortuna, un po' di perché c'è stato caos, però stai lì. Ma intanto. Quarto barra quinto posto alla fine. E Sì. poi arriviamo sul podio dove Russell, che ha fatto un'ottima gara, la macchina, la Mercedes rispetto alla McLaren, cosa sembra un po' più lenta, un po' più Mm, fatica, però Russell un'ottima guida, un po' di fortuna, terzo posto. mm, È stato lì, è stato sempre... allora, prima del caos c'era Russell quarto e mm, Leclerc quinto. Tendenzialmente mm, era questo il passo che se non fosse venuto a piovere si sarebbe tenuto forse per tutta la gara, mm. capito? A netto gli Comunque, incidenti era quella classifica che si teneva. E poi vabbè, Verstappen secondo, ottima gara che ha tenuto il passo, e Norris che ha avuto un'ottima mentalità e che ha portato la vittoria a casa, nonostante una macchina comunque superiore. Quindi se si dovessero appiattire i livelli dovremmo vedere quando ci sarà il vero stress come risponderà Norris. Per il momento ha risposto bene. vabbè, comunque, se tu dici che a prescindere da tutto, lui ha sempre avuto qualcuno alle spalle che poteva impensierirlo, non dico magari realmente attaccarlo, però Sì, non fargli abbassare la guardia, costringerlo a non abbassare la guardia. diciamo che il passo mentale a livello di pace, no, di ritmo, c'è stato. Mm, Dovremmo vedere mm, quando magari questo delta di prestazioni si abbasserà un pochino e magari un Verstappen arriverà veramente che proverà il sorpasso, potrà provare il sorpasso, potrà veramente impensierirlo. Però sai una giustamente. cosa, anche quando c'è stata la festa sul podio, lui è stato meno euforico, come se fosse più controllato, come se fosse più consapevole. No, oddio, ho vinto una cosa incredibile. No, è come se anche a livello di espressività avesse detto, guarda, questo è il mio posto, io qui sto nella mia pace, capito? Questo è stato molto più Vabbè, calmo. un po' diciamo di superiori, si è tirata un po', diciamo, un po' di superiorità. È come se avesse mostrato il cambio forse di personalità, il cambio di mentalità, non ti saprei dire. Che cosa curiosa questa, comunque. Senti, comunque, io devo fare i miei complimenti a Giulbis perché a volte se ne esce con dei commenti che Ok, ho io capito. dovrei fare la raccolta dei commenti di Giulbis perché ce ne sono alcuni che mi fanno morire veramente. Perché se Lewis vince l'ottavo con Ferrari, Bergoglio rischia il posto.
Io mi stavo per piegare a un certo punto. Fermo restando che Bergoglio lo sta rischiando già per fatti suoi il posto, ma questi sono altri dettagli. No, cioè, è stato meraviglioso questo commento. Che potrebbe riassumere probabilmente tutta la nostra live di stasera. Cioè, questo è un commento emblematico, no? Bellissimo. Ah, comunque, tra l'altro concorda al 100% con te su Norris. Si è meritato un cuoricino. Vedi, perché nessuno si è iscritto al canale, nessuno ha fatto la sub al canale stasera, quindi niente cuoricini. Vero. Malissimo. Malissimerrimo. Male. Lewis che vince il mondiale con la Ferrari dopo il lungo dominio di Max, still I rise all'ennesima potenza. Cioè, vedi, stanno già fantasticando questa cosa del non succede, non succede, ma se succede, sai, quelle cose del chi lo sa che succede effettivamente? Cosa potrebbe mai succedere se Lewis dovesse veramente vincere il mondiale? Vai. No, niente, E questi, vabbè, semplicemente sono i punti chiaramente a termine della prima gara. d'altronde Antonelli qui era ancora a quinto. Mm. Invece, allora vediamo il punteggio, sono 25. No, invece qua è stato aggiornato. Era già aggiornato invece in questa qua dove ci sta lo standings. D'altronde si vede la Ferrari settima Mm. con la Kick Sauber sopra. Questo è fantastico. Cioè, questo qua ha un... Allora, mi dispiace per la Ferrari, ma questo è un non so che di romantico. Vabbè, sì, diciamo per Binotto. Sì, perché è un po' come se, per carità, la Kick Sauber non avrà il ritmo della Ferrari, assolutamente. Per come sai, togliersi un piccolo sassolino sulla scarpa e dice, vai, sono, sono davanti a te. Quest'anno è Ci iniziato sta, meglio. ci sta, ci sta. Anche, diciamo, se per una sola gara, fermo restando che potrebbe anche non essere così, anche se per una sola gara comunque stavamo avanti. Adesso fino alla prossima gara Ferrari si deve mangiare il limone di stare dietro. Esatto, esatto. Oh, oh, aspetta, Mm. diciamo la stoccata di Ross che dice vi saluto, buonanotte a tutti e quindi buonanotte Ross, però chiude dicendo Antonelli secondo me finisce tra i primi 5. Glie- Bah, ma questa diciamo una dichiarazione forte. Glielo auguriamo. Se Antonelli nell'anno di esordio finisce tra i primi 5, sai, poi queste sono delle cose strane perché da un lato si potrebbe bruciare, dall'altro potrebbe invece cominciare a martellare. Allora, Perché se ci pensi, i campioni, cioè diciamo in generale gli atleti, poi quando raggiungono diciamo la vetta, comunque quando raggiungono dei buoni risultati da molto giovani e molto velocemente, rischiano poi di non reggere il carico e quindi di bruciarsi o di montarsi la testa. Cioè, adesso chiaramente non mi vengono degli esempi, ma ci sono stati comunque dei casi, dei fenomeni nel corso del tempo di campioni, cioè no campioni, sempre sportivi, quindi no campioni, sportivi, che hanno avuto delle ottime performance, poi improvvisamente, puff, non hanno retto. però vedi l'esempio di Verstappen, per esempio. Infatti, Lui sì, molto preso. i- Vabbè, ci sta anche il contrario, cioè nel senso c'è pure sì, chi sì, sì, regge. sì, sì, ma infatti solo il tempo potrà dircelo. Anche Sì. perché, vedi, lui è uno dei più giovani a fare tipo punti. Mm. Perché vedi, ha 18 anni e 6 mesi. Solo Verstappen l'ha battuto, che è stato a 17 anni e 5 mesi. Mamma mia, neanche maggiorenne, madonna mia. Ma Già sta Antonelli offrendo ha fallito l'esame della patente, tra l'altro. davvero? Sì, non si è fermato uno stop. E vabbè, quello lo capì, non è abituato perché non li trova. Capito. Mi capi- Anche lui, non so se mo l'abbia presa, però c'era sto video così. D'altronde, Lance Stroll nel 2017 pure era andato a punti, no? Con la Mm. Williams. Allora, io Però però sì. rispetto a Ross non so se riuscirà a finire tra le prime 5 perché al momento magari è anche una speranza, eh. Allora, io vedo Mm. la McLaren che
starà in alto. Mm. Verstappen che starà in alto, no? Perché per la sua capacità, anche se avrà una macchina leggermente inferiore, ricordiamo che lui probabilmente con una macchina inferiore ci è diventato campione del mondo il primo anno, Mm. quando se l'è Sì. combattuto con Hamilton all'ultima gara. Secondo me Mm. aveva una macchina inferiore rispetto alla Mercedes, Mm. però se l'è combattuta. Ehm, quindi questi tre, io mi auguro vivamente che gli altri due siano i due ferraristi, Eh, sinceramente. E poi non so, secondo me pagherà l'esperienza di Russell rispetto a quella di Antonelli. Quindi non ce lo vedo troppo nelle prime 5 posizioni, sincero. Me lo auguro per lui, assolutamente. Figurati. Però secondo me è difficile. È difficile. Potenzialità ce l'ha Comunque guarda assolutamente. che di questa, diciamo, classifica, no? Di questo elenco dei piloti più giovani nell'andare a punti. Mm, Se vedi, Antonelli è quello che tra l'altro ha fatto la posizione migliore, sì, perché gli altri, settimo, nono, settimo, sesto, lui quarto. vabbè, è stato anche, te l'ho detto, è stato anche un pizzico fortunato non solo per la sbinnata che ha fatto, ma anche per un po' il caos che c'è stato in nella gara. Premesso anche questo, eh. Però vedi, c'è Julbis che fa un'analisi un po' più lucida, forse da questo profilo, perché leggo prima il secondo commento e poi leggo il suo ultimo commento e poi leggo il penultimo, perché così mi ricollego a quello che sto dicendo adesso. È stato fortunato, ma guidava anche una... Ah no, scusami, scusate, perché nel frattempo ne ha scritto un altro e mi ha fregato, no? E che leggevo l'ultimo. Dicevo, per me in classifica non finirà tra i primi 5, ma avrà dei picchi di performance alternati a errori e inesperienza. Vedi? Questo Mm, forse secondo me è un'analisi molto più lucida. Poi cerchiamo di capire, vediamo il fattore C, quanto possa prevalere, perché ragazzi, volente o nolente, il fattore C c'è sempre e Peppe l'ha detto stasera. mhm. Ok, cioè, Peppe l'ha detto, è stato comunque fortunato, quindi bella botta di chiul. E poi dice il fattore Claudio, il pilota che mi convincerà a vedere la Formula 1 sarà master del fattore Claudio. Il Ma ti fattore immagini, Claudio. arriva Leclerc, dice, vieniti a vedere la gara al paddock. No, 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 poi me la deve raccontare Giuseppe in Esatto, live. bravo. No, 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 no. Grazie, ma sto bene in banco. Poi, parere mio guardando l'onboard, Kimi è uno di quelli che hanno qualcosa di speciale. Per me, entro fine anno batterà più volte Russell. Si vede che il talento c'è e i suoi giri a pista libera sul bagnato andava forte. Ma sì, ma assolutamente. Allora, Toto Wolff non ho sprovveduto, anche se tu dici il fatto di bruciarlo, no? Sì. Io penso che Toto Wolff sia una di quelle persone che sa come deve gestire le varie situazioni, Ok, no? questo sì, questo è importante. Quindi Sì. secondo me lo gestirà nel migliore dei modi. Se l'ha scelto, tutti quanti dicono: ok, l'anno scorso non ha fatto neanche un grande campionato in Formula 2, Mm. no? Cioè poteva fare meglio. Però se ci Mm. ha scommesso significa che ci ha visto qualcosa e lui veramente spera di aver trovato il nuovo Verstappen, secondo me. Tutto può essere. A me, a prescindere da tutto, fa piacere di rivedere di nuovo la bandiera italiana. Perché immagina se mo mettiamo il caso da adesso, dalla prossima, alle prossime 5 gare, no? Ok. Ehm, un Antonelli ti va tutte le volte a muro in gara, non finisce le gare. No, non gliela sto tirando, però Povero. segui il mio Poverino, mamma pensiero. mia. Un Toto Wolff rimpiazzerebbe un Hamilton con un rookie che magari potrebbe fare questi danni. Magari succede, magari no. Però secondo me è perché ci ha puntato tanto e non lo vedo uno sprovveduto Toto Wolff. Questo indubbiamente. Però il concetto è pure che ci sono delle cose che tu non puoi prevedere. Ah.
Ma Perché tu è puoi ovvio che se essere uno piglia e ti entra nella fiancata nella prima curva, e tu che gli no, vuoi no, no, dire? no, ma a prescindere, non dico di Mm, errori causati da altri, ok? Quindi non dico di essere passivi all'interno di delle situazioni mm. rocambolesche. Io dico proprio di essere di imprevedibilità del funzionamento della mente della persona, perché tu puoi avere il mental coach che vuoi, puoi seguirlo quanto vuoi, ma è impossibile preparare una persona alla totalità delle possibili evenienze, perché è uno spettro così ampio che può succedere qualsiasi cosa che magari lui non si aspetta, e vuoi per inesperienza, Mm. vuoi per un colpo di testa dovuto all'età, ok? Perché quella conta tanto. Ma quello Magari alla fine. dei piloti un po' più anziani sono morigerati e riflessivi. Magari, ecco, da testa calda potrebbe rispondere da testa calda. Sì, però secondo me Toto in una gestione del genere, e lui è già successo perché è successo a Monza questa cosa. Cioè, un Mm. giro gli hanno fatto fare con la McLaren, cioè con la Mercedes di Lewis Hamilton e l'ha schiantata il muro, Eh, no? Però secondo me tutto il team che ci sta in ok, fai una cappellata, cioè una pazzia. ok. Probabilmente vieni, tra virgolette, bastonato per bene, cioè vieni messo sulla retta via e dicono, oh guarda che tu danni non li devi fare. Probabilmente lui è stato bravo a non fare danni, per certi aspetti, proprio perché diceva, oh io il mio danno già l'ho fatto in passato, devo stare attento, prima cosa devo finire a gara, Sì, capì? un po' come te sul simulatore. Perché? È Ah perché sì, è tu vero, sì. un po' come te quando correvi col simulatore facevi, no vabbè, ma io non mi attacco alla prima curva, l'importante è stare tranquilli e finire la gara. No, è perché adesso mo lo dobbiamo spiegare bene ai nostri spettatori, perché quando facciamo periodo pandemia, facciamo delle gare, abbiamo fatto le gare for fun con un gruppo di ragazzi che le organizzavano e tutti quanti, no, io devo fare così. Io ho detto, io prima di tutto devo finire la gara. Perché anche io sono un pochino testa calda sul simulatore, ogni tanto mi gaso, vado un po' oltre il limite, sbaglio qualcosa. Ed era la cosa proprio che avevo suggerito a Claudio. Ho detto, Claudio, tu a priori tu fatti pure superare. Non battagliare. Tu fai, tanto si gira ai nostri livelli. È come quando cominci a giocare a tennis, non vince il più bravo, vince chi sbaglia di meno. Esatto, chi butta meglio la palla di là. Esatto. E quindi è anche così. Adesso, adesso tanti rughi hanno fatto danni. La prima cosa, ok, evento straordinario, pioggia, ma la prima cosa è non fare danni perché c'è il budget cap, soprattutto nelle Chiaro, scuderie più piccole, che l'anno diventa passato hanno fatto una impegnativo. macchina Frankenstein. Qualche volta hanno Eh, corso con una sola auto perché non si potevano permettere di aggiustare l'altra, tutte e due. eh, diventa impegnativo, E sì, questo sì, vero. devi anche avere, sicuramente hanno previsto che le persone devono essere formate mentalmente o non devi fare danni. Può succedere, ma non li devi fare. Questo sì, ci sta. Tra l'altro, al netto di Antonio, per esempio, dice: Io penso che vedremo un campionato bello combattuto. Max sarà lì a combattere, le Ferrari saranno lì a ridosso. Anche la Mercedes sarà vicina con piloti molto, molto interessanti. E poi c'è Giulbis che dice: Toto è il migliore, nessuno nel suo ruolo è nemmeno paragonabile al suo livello. Basta guardare la sua carriera e come è arrivato lì. Toto è un genio. E poi commento veramente di 3 secondi fa, la Williams ha usato il budget cap per costruire una nuova officina per riparare le auto l'anno scorso. E beh. Piuttosto, allora, Peppone, ma siamo Sì, arrivati alla fine di questa sì, gara. sì. Il vincitore l'abbiamo detto. Non so se poi è successo qualcosa dopo, non mi pare. Quindi Mm. sono finite pure le foto sul Facebook di Formula 1. Quindi queste erano proprio le Mm. ultime. No, diciamo che alla fine in generale è stato un primo aspettate che sposto la tastiera in tutto questo, che ho la tastiera in braccio e dite uno come deve fare sta live, mannaggia la miseria. Allora, aspettate, voilà. E quindi dicevo, è curioso come a questo punto un primo appuntamento del genere sia stato, però, mm, Rocambolesco.
Sì, mi è venuto prima il termine rocambolesco, ci sta, ha senso, però anche, tra virgolette, "standard", perché quello pure che diceva Jule Beast è che Melbourne, almeno da quello che affermava, è sempre una gara che lascia il tempo che trova dal punto di vista delle previsioni. Sì, sì, ma previsioni, pure il tipo di asfalto, perché quello se non sbaglio è dentro un parco, tipo nell'interno di un lago che solitamente ci passano le macchine, è tipo quasi cittadino, quindi Mh. vedremo. È appena iniziato qualsiasi cosa e solo ci sono più di 20 gare ancora, quindi avremo modo di intossicarci ancora un po'. Ma mamma mia, però Peppe, parti malissimo così, Eh no, parti no, perché male, male. allora, a inizio cosa dico? No, ma fanno quei giochetti strategici. Norris faceva, no, però quei tempi della Ferrari li hanno fatti quando c'erano più benzina, avevano caricato più benzina proprio per non andare troppo veloci, no? Mh. Quindi c'hanno ancora del margine per migliorare. Boh. Ogni volta, no, ma la Ferrari, ma c'ha quel motore che fa, ma questo così, ma tante cose lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo soltanto vedere tempo. Magari per l'ennesima volta la Ferrari non svilupperà bene la macchina perché ormai ogni anno ci illudiamo e poi va male, no? Beh, quello potrebbe essere in realtà di tutto. Se ci pensi, tutto sommato potrebbe essere la qualunque. Vabbè, no, per mo, per i tifosi della McLaren no. Come prima era Mh. per i tifosi Red Bull. Beh, Però vedremo. Allora, alla fine, come diciamo sempre, la Formula 1 è uno spettacolo perché vedi, nonostante la delusione, quanto ne abbiamo parlato di Formula 1, perché la Formula 1, diciamo, è la Ferrari, ma non è solo Ferrari. beh, ma magari è la Ferrari per noi italiani e Sì, sì, no, neanche per tutti. ma anche per noi italiani sto dicendo, la Formula 1 è uno spettacolo, cioè nel senso è una Mh. cosa che tu vedi quanto ne abbiamo parlato, anche in modo appassionato, c'è Kimi Antonelli, ci sta Tsunoda, ha fatto una bella gara, è stato sfortunato, ci sta Albon, Mh. la Williams che si sta riprendendo, quindi lo spettacolo c'è. Mh. Purtroppo Mh. sarebbe bello vedere lo spettacolo e la Ferrari vincere, però sicuramente ci lascerà tante emozioni, spero vivamente ci lasci tante emozioni, che siano nella battaglia soprattutto per la vittoria. Perché se poi, come è successo con Red Bull, la McLaren dovesse vincere, Norris vince il campionato mondiale in un attimo, cioè con 10 gare di anticipo, là ok, c'è sempre qualcosa di bello, magari una lotta tra il secondo e il terzo posto e tutto, però è bello Poi diventa un vedere po' chi deve pesante. vincere, lottare. Quindi Chiaro, questo chiaro. è quello che ci auguriamo, speriamo. Ci sta, ma che poi credo che sia anche un po' la speranza che tutti hanno a inizio di un campionato, adesso a Mm. prescindere da come vada. Io penso che il piacere di godersi un qualcosa di bello, vivo, okay, stimolante sia Mm. diciamo imprescindibile. Okay, ho questa idea chiaramente. Boh, vedremo, Tra vedremo. l'altro, Mm. ultimo commento, poi ci cominciamo ad avviare verso i saluti. Jule Beast che vabbè, saluto Antonio Traetta, credo sia già andato perché dice: "Ragazzi vi lascio, forza Ferrari e buonanotte". Quindi ciao Antonio, Mhm. buonanotte. E Jule Beast dice: "Io mi aspettavo McLaren davanti, ma di 3 massimo 4 decimi, non di più. E Ferrari seconda con Max e Mercedes un pelo dietro. Vediamo le prossime gare". Poi dice: "Piastri non è uno che molla, se vede il sangue attacca, vediamo Lando se regge". Ma infatti è quello Staremo a vedere, che diciamo dicevamo questo. anche con Neri, che sostanzialmente Piastri, noi diciamo Norris, no, ma dei Piastri che cosa combina? Piastri gli ha messo Su un po' di questo staremo pressione a a vedere. Norris in gara, eh. Cosa? Piastri gli ha messo un po' di pressione a Norris in gara, Mh, in questa gara, che poi magari per ordini di scuderia magari hanno detto ok, però slide stai lì, down. ma non esagerare, Sta, capito? ci sta. Co- Allora, vai sì. dimmi perché io mi stavo No, no, perché se mi hai è qual venuto flash un'idea che vai, butto vai. al volo, poi magari ne parleremo le prossime volte. Vai, sono curioso. Allora, pare che 2024 metteranno tipo una sorta di centralina che faranno tipo una sorta di BOP come funziona nel WEC. 2026. Sì, l'anno prossimo. Metteranno questa sorta di centralina? Per fare il BOP, anche in Formula Ah, 1, fare una sì. sorta di BOP. E poi Uh, sai che pare che vogliano tornare al V10 nelle prossime annate? perché?
Perché sarebbe più... Dice che questo qua costa troppo, questa Power Unit. Fare tipo un V10 ibrido. Eh, V10 permette il turbo, pare che abbia un po', diciamo, faticato nello sviluppo, fatto faticare i team nello sviluppo. Quindi provare a tornare un aspirato, un bel V10. Chissà. Questo sarebbe un bel plot twist. Questo sarebbe un bel plot twist. Chi lo sa? Vedremo. E chissà poi come verrebbe, diciamo, digerita come cosa, anzi presa, no? Digerita il No, cacchio, come secondo me verrebbe presa dai felicissimi. tifosi. Tornare al sound degli Probabile. aspirati. Però bisognerebbe vedere se a livello di performance poi siamo lì. La problematica è quella. Vabbè, per ora sono rumors. Sì, Come... vabbè. Sta, Quindi, ci sta. E con questo rumor, allora io direi che ci possiamo avviare verso la conclusione. eh Abbiamo sì, lasciato, al netto di magari che c'è stato un po' di amaro in bocca a causa di come è andata la gara per la Ferrari, quello che vi abbiamo lasciato con un oh, rumore interessante che potrebbe permettere di aspetta che ho fatto sognare serenamente. Sì, Peppe Ho fatto caos, sta ho sbagliato a schermando. cliccare. Ho messo il mouse sulla prossima pagina, per sbaglio l'ho cliccato, non si è capito più niente. Sorry. Il bello della live. Esatto, brava, mi hai tolto perfettamente le parole di bocca. Questa è la risposta per qualunque cosa. Allora, come al solito, io direi che per questo campionato iniziato gli abbiamo dato il giusto lustro, il giusto seguito. E voi con noi, come sempre, a essere sempre attenti, interessanti anche nei discorsi, partecipativi. Come sempre è stata veramente una bella live, anche da chi non cioè, anche vista e vissuta Mhm. da chi non mastica la F1, come sapete, anche se ormai, volente o nolente, mi faccio dei discorsi che cominciano anche a essere un po' articolati e richiamano qualcosina ogni tanto quando mi viene in mente qualcosa. Comunque, grazie mille a tutti quanti. E a questo punto, grazie a te, Peppe, che ci sei stato anche questa sera e ci hai raccontato com'è stata questa prima gara del 2025. È stato un piacere. Ciao a tutti. Appuntamento lunedì prossimo, che sarà il 24 marzo, per parlare a questo punto anche solo in parte o per tutta la live, poi vedremo in base a come andrà, per parlare del secondo appuntamento che ci sarà per la Cina di questa Formula 1 2025. Appuntamento a lunedì 24, sempre alle 9, sempre qui su Test Driver Live. Allora, alla prossima, buona settimana a tutti, buonanotte e ci vediamo il 24. Ciao!